Guarda, la mia festa è un tempio aperto. Ah. Quindi la chiave la butti così, non vale niente. Non ci faccio proprio niente con la tua chiave. Non ha Non ho nulla da aprire, perché la mia è un tempio aperto. beh. Chiunque è benvenuto. Passa dal basement. Bella raga, bentornati al Basement. Questo vuol dire che sta per iniziare una nuova puntata. Prima di immergerci letteralmente nella puntata, ci prendiamo ormai da un po' di puntate appunto questo momento tra di noi per dirci 2 o 3 cose. In realtà ve le dico io, ma se vi va come sempre scrivetele nei commenti. Sapete, avete letto l'ospite di questa puntata che è andata via in realtà da pochissimo, quindi questo video lo giriamo proprio immediatamente dopo, quindi reaction a caldo. È stata una chiacchierata molto lunga, devo dire, sarà una puntata un po' più lunga rispetto al solito, ma come sapete lungo o corto, vabbè, insomma le dimensioni non contano, come ben sapete scoprirete anche da questa chiacchierata. In realtà ci scherzo, perché la prima a scherzarci sopra è stata proprio Valentina, che ha un grande senso dell'umorismo a riguardo. Valentina Nappi è passata dal Basement, una puntata a cui tenevo molto perché non avevamo ancora trattato questo tema prima, cioè il tema del porno, ma non solo, perché si parte da lì in realtà per affrontare tutta una serie di altre tematiche. Avevo tutta una serie di curiosità che avevo da diverso tempo, ma la cosa più bella è che mi ha sorpreso tantissimo lei, o meglio già un'idea ce l'avevo perché negli anni insomma avevo visto tutte le cose che ha fatto, ma soprattutto il suo modo di comunicare, il suo modo di raccontare le cose, quindi racconterà cose, sentirete cose anche molto forti che però non sono mai gratuite. Nel senso, la cosa che mi ha colpito di più alla fine è proprio che, ma ne ero certo, dietro ogni cosa, anche la più forte, c'è dietro un concetto che poi uno può condividere o meno, ma almeno nel mio caso io lo rispetto un casino, e sono certo che lo possiate rispettare anche voi, perché soprattutto questo, quando c'è poi un credo così forte e delle ragioni anche e dei punti di vista differenti, questa ecco è una di quelle puntate che probabilmente vi darà un punto di vista diverso su tante cose. Quindi il Basement è questo: siate curiosi, abbiate voglia di scoprire mondi che non conoscete, soprattutto anche punti di vista che probabilmente non avevate ancora preso in considerazione, e questa puntata probabilmente vi aprirà la mente. Iniziamo, passate dal Basement anche voi. Basement. Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, ci siamo, bentornati. Questo vuol dire nuova chiacchierata, nuovo amico che passa a trovarci, nuova amica in questo caso, perché sicuramente lo so, avete già visto e letto il titolo, quindi siete molto curiosi, io per primo, perché non vedevo l'ora di incontrarla, di conoscerla, di fare una chiacchierata su diversi temi, non solo uno, che peraltro non avevamo mai affrontato. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto vi va, iscrivetevi a questo canale, fatelo immediatamente perché se non l'avete ancora fatto c'è roba proprio folle, e se invece ci state ascoltando in qualche altra e su qualche altra piattaforma, grandi, continuate a farlo, perché è una cosa che ci fa molto piacere, perché è solo lì che potete sentire, come non avete mai sentito, Valentina Nappi che passa dal Basement. Buongiorno. Ciao. Come stai? Bene. Mamma mia, sono veramente curioso di fare questa chiacchierata ed ero molto curioso di incontrarti. Tu avevi già fatto podcast o cose di questo genere? Sì, fatti diversi. No, forse non in Italia. Non in Italia, non in Italia. Prima fuori onda, insomma, mi fa piacere perché, insomma, sei stata la prima a portare del senso dell'umorismo in questa giornata all'interno del Basement, perché quando sei arrivata, e giustamente mi hai chiesto, ma avete già fatto qualche puntata con qualche pornostar, eccetera, e io ti ho detto no, e tu mi hai detto... Che ti tolgo la virginità. Esatto, quindi questo è un po' all'inizio più che altro. No, scherzi a parte, grazie davvero per essere venuta a trovarci. E io ero convinto che tu vivessi negli Stati Uniti, non so perché. C'è questo immaginario. Per 3 anni, ma è un po' di tempo fa, dal 2015 al 2018, se non sbaglio, ho provato a vivere lì. Okay. Però a parte il lavoro, Los Angeles non mi piace tanto. Ci sono 3 cose carine, tipo impazzisco per Halloween. Però dici, per un giorno all'anno non ne vale la pena. No, un giorno no, è un intero mese che tutti hanno le case decorate, Okay. ma spendono tanti soldi per decorare Sì. le case. Quindi tu stai guidando e vedi fantasmi che spuntano dalle finestre, dai balconi. C'è chi, non so, fa un'intera nave fantasma in giardino,
cose veramente carine. Sì. Sono le Beh, poi lì feste. esagerano un po' su tutto, quindi anche da quel punto di vista. Sì, in quel senso lì fanno Sì. benissimo, si divertono un sacco. Ma allora, tema Stati Uniti sicuramente poi ci torniamo, perché invece io ho un debole per alcune cose che ci sono negli Stati Uniti, per altre anche no, però insomma fa parte poi anche della tua vita, del tuo percorso, di quello che hai combinato. E no, beh, adesso scherzi a parte, senso dell'umorismo o meno, ci sono, cioè, qual è la battuta che invece ti dà fastidio, che ogni tanto quando qualcuno ti vede, adesso in questo periodo stai girando tanto per anche un bel film che hai fatto e magari ti incontri con un sacco di persone, non so, ti capita di ricevere delle battute, delle robe che un po' ti danno fastidio? Ma non è mai la battuta in sé, ma è sempre l'intento che c'è dietro la battuta, la cultura che c'è dietro la battuta. Quindi dipende. Per esempio, tra noi pornoattori, le battute sessuali, anche proprio, cioè le più basiche, grevi, fanno ridere perché siamo tra di noi, no? Sì. È un po' come la N-word tra Ok, i proprio- rapper sì, e tra i americani. E a volte le battute sono belle anche per, non so, per sdrammatizzare. Dipende, Certo, ovviamente. sì, Quindi sì. non è mai la battuta In sé. è sempre cosa c'è dietro, no? No, però non so se tu lo fai di default o meno, però ad esempio prima stavamo prendendo un caffè prima di iniziare, hai fatto tu subito una battuta e in qualche modo però quella battuta mette anche a proprio agio la persona che hai davanti. Non lo so, io in quel momento ho detto, vabbè dai, allora ha fatto lei una battuta su questa cosa ed era sulla lunghezza del caffè, però vabbè. E quindi ho detto, vabbè, allora si può scherzare, no? Sì, Perché... anche se quella è una battuta... cioè, allora, io le faccio su tutto. Ok. Nel senso, per esempio, solo per la body positivi, no? Sì. Quindi, lo dico spesso, le dimensioni non contano, Sì. in realtà. Però, cioè, la battutina sul caffè è corta. secondo me Quella ci- la fa, la ci butti sta- lì, la Sì, butti lì, esatto. la butti Poi, lì. ripeto, dipende come vengono fatte cose, con che intento. Sì, no, quello fa tutta la Secondo me differenza del mondo. il contesto fa tantissimo la differenza. Fa tutta la differenza del mondo, perché dipende, no, da tante cose. Infatti un'altra cosa, io solitamente spesso, no, quando viene l'ospite, io la sera prima, non so, magari capita nel caso di ospiti che fanno cose diverse, no, che arrivano da mondi diversi, e vado e dico, vabbè dai, mi sono visto tutti i video la sera prima, ecco, se dovessi dire la stessa cosa nel Ne tuo ho fatti caso, tanti, non credo. ne hai fatti tanti, seguirli tutti diventerebbe un po'... Sono 13 un po' complicato. 13 anni di carriera, non credo. 13 anni, Mm. 13 anni, 13 Sì. anni carriera che adesso ti porta appunto a fare un film. In realtà per questo ti dico, sei in giro in questo periodo anche per raccontare questo film che hai appena fatto, che ovviamente parla anche di te, anche perché tu interpreti te stessa. Sì, io sono addobbata a fatina, quindi Mhm. tutti questi costumi esagerati, e facendo porno ho imparato che in realtà quando sei troppo addobbata non ecciti. Ma Ok. anche perché comunque lo scopo non è... Cioè sono sexy perché, non so, si vedono le gambe o la giorrettiera, in quel Sì. senso lì si vede il décolleté, cioè sono più spogliata rispetto alle altre persone del cast. Però in realtà sono molto... cioè sono piena di cose, quindi non guardi il seno o le gambe, ma alla fine vedi il costume, che è quello che volevamo. Pensati sexy è il titolo. Penso tra Sex è l'altro. è il titolo, io preferisco quello inglese Still Fabulous. Ok. Buona pace. Beh, però se cercate su Prime Still Fabulous non lo trovate. Sì, perché in Anche con- inglese il titolo è Still Fabulous. Ah, ok, però se devi cercare questo film, pensati sexy. Sì, in italiano lo Ok, trovano ok. comunque, Sì, però sì. sì. Essere sensuali non parte dal metto questo, metto quello, metto quell'altro, mi atteggio così, mi atteggio così. Cioè, se fai quello, quindi non so, lavori su tutto l'aspetto, ecco, decorativo, Mhm. ma poi non c'è una consapevolezza di sé, risulti goffo. Ok. Perché alcuni sono sexy anche in pigiama? Perché sono presenti, no? Mi piace dire, c'hanno il pepe, no? È quello che poi rende una persona sexy o meno. E la protagonista non sta bene con se stessa, e quindi lei fa un viaggio anche grazie a me, per cui scoprirà cosa significa amarsi, e da lì poi essere sexy viene Ma questa da cosa sé. ti è mai successo nella vita di esserlo per qualcun altro? Per qualche tuo amico? Per qualche persona ti chiedesse questo tipo di supporto? Sì, l'ho fatto
fatto perché ovviamente facendo casting sono capitati diversi ragazzi. Infatti sarebbe bello fare un pensati sexy versione maschile in cui magari aiuto un uomo nelle sue insicurezze, anche perché secondo me viviamo in un'epoca in cui ahimè gli uomini soffrono tanto, perché noi donne ci stiamo prendendo tutto e gli uomini non sanno più dove mettersi. Comunque sì, mi è capitato di aiutare gli altri, che ahimè il sesso dovrebbe essere sesso e basta, quindi dovrebbe essere divertimento, piacere e basta, e invece comunque ci portiamo tutto un bagaglio appresso che siamo noi, con i nostri traumi, le nostre esperienze, e quindi poi non ci si diverte, no? Perché se stai lì che dovresti divertirti, invece pensi a fare bella figura, non ti diverti. E qual è il consiglio che spesso ti è capitato di dare per evitare questo? Il consiglio che io do è quello di divertirsi, cioè di mettere il divertimento al primo posto, anche se vuoi fare il pornoattore. E ci sono passata anch'io quando ho cominciato a girare. Le prime scene che ho girato per Rocco sono terribili perché io non mi divertivo. Perché pensavo, ma sarà a posto il trucco, mi starò aprendo dal lato giusto, sto prendendo bene la luce, che sono cose che ovviamente dovevo imparare, non essendoci una scuola per pornoattori. Poi dopo Rocco ho fatto l'accademia. Però all'epoca non c'era sì, l'accademia della vita. Esatto. E quindi non mi divertivo e sono scene terribili. Infatti, posso immaginare, nel senso, cioè già quello è un atto che di per sé può essere complicato quando lo fai nel privato, no? E non hai da pensare alla luce o hai altre cose comunque. Qua si somma un po'. Sì. Poi ho imparato a divertirmi sul set, adesso mi diverto più sul set che nella vita privata. Che differenza? Adesso vabbè, è il primo film che giri, avevi già fatto delle cose mainstream, dove... diciamo di sì. Cioè quindi diciamo su set del cinema tradizionale, chiamiamolo così, c'eri già stato allora, su quel tipo di set. Ho fatto un piccolo cameo in un horror in cui ero sempre una visione, che cammino nuda in giardino, però non mi ricordo nemmeno come si chiama. Sei sempre una visione tu nella testa dei registi. Sei una visione. Non ricordo come si chiama nemmeno. Non so, sarà un conto. Vabbè, non comunque vabbè. Hai fatto quel tipo di esperienza. Sì, ho fatto quella roba lì. E poi la prima esperienza con il cinema è stata con King Kong, diretto da Monica Stambrini, che in realtà è una specie di porn horror che veniva da un progetto di 13 registe, 10 registe, non mi ricordo, mainstream, che volevano fare dei corti porno. Poi alla fine soltanto, se non sbaglio, 3 di loro l'hanno fatto, di cui una Monica Stambrini. Io le avevo contattate perché dicevo, finalmente in Italia si smuove qualcosa, bla bla bla. E lei in realtà voleva trovare un'attrice che fosse disponibile a fare una scena di sesso. Ovviamente non l'ha trovata e quindi alla fine ha chiesto a me di farlo. A me ha fatto, vabbè, adesso siamo amiche con Monica, ci vogliamo bene, però quando ho cominciato a parlarci, cioè si vedeva che c'era quell'atteggiamento snob del tipo, gli attori porno non sanno recitare e quindi io voglio un'attrice mainstream che faccia una scena di sesso. E vabbè, poi se vuoi te lo vedi King Kong e poi invece si è ricaduta. L'ho fatta io e adesso si sta vedendo anche un po' con Povere Creature, cioè finalmente abbiamo, non è una scena di sesso esplicita e non lo so se Emma Stone la farebbe mai, però comunque le cose stanno cambiando e secondo me è stupido pensare che una scena di sesso sia facile. No, anzi, io credo sia una delle cose più complicate per un attore che non è abituato a farlo. Sì, invece questa idea, vabbè, gli attori porno non sono riusciti. Poi anch'io ho bisogno di training, sono ancora un sacco di cose devo imparare, eccetera. Però c'era almeno spesso questo pregiudizio. Quali sono le differenze più grandi che hai notato tra i set, tra il set di un film porno e un set di un film classico, oltre a quelle chiaramente evidenti? Allora, ovviamente dipende dal budget. Per esempio su King Kong c'erano una decina di persone, tutti nomi grossi, anche candidati agli Oscar, che erano per lo più amici della Stambrini, che sono prestati al progetto. E non so, su Vixen, che è una delle più grosse, su set di Vixen sono le più grosse compagnie porno, pure ci sono una decina di persone. Ok.
Poi su Pensati Sexy invece c'erano 100 persone ogni giorno. E quella per me è stata forse la parte più difficile, abituarmi al fatto che ci fossero Così c'era forse tante sì, così persone. tante persone. Vabbè, dopo 2 o 3 giorni Ti si abitua. mi sono Vabbè, abituata. però ma perché ti imbarazzava il fatto che ci fossero così tante persone? No, fortunatamente non ho mai sofferto di imbarazzo, è proprio la vita sociale che Ah, mi cioè il stressa. dover avere a che fare Sì, socialmente con così tante sì, persone. Sì. Ancora adesso quando faccio, per esempio in questo periodo sto facendo la promo, sto imparando un po' più ad aprirmi. A relazionarti Sì, bene, ok. però comunque nel mondo del porno è un mondo piccolo, quindi sono sempre le stesse persone. Adesso con OnlyFans c'è molta più gente, però per diciamo 10 anni Sì, sì, sì. vissuto in un mondo piccolo, con le solite persone, conosci eccetera, quindi ti senti un po' protetto e coccolato. Ok. Non lo so, è perché forse in realtà non è naturale, perché nella nostra storia evolutiva ci siamo trovati a che fare ad avere a che fare con poche persone in piccoli gruppi. Allora forse è normale che siamo, anch'io sono stressata ad avere a che fare con tante persone, però superata quella cosa lì Vabbè, poi è facile. ma come pensi che ti abbiano visto o vissuto le persone inizialmente e poi durante, quando arrivi sul set? Cioè comunque tu pensi che, non so, come Ma la io arrivavo reazione? sul set dicendo the pervert is back, the queen is back. Quindi Ah, bene. no, da questo punto di vista, ripeto, non è una questione né di imbarazzo, né mi sono sentita in difficoltà, anche perché erano tutti estremamente carini. Non è quello, è come se fosse un'overstimolazione, Mhm. cioè troppi stimoli, tante persone significa troppi stimoli. Tutto Ok, qua. sì, sì, sì. E Diana del Bufalo com'è stata, Diana, Lei è, nei tuoi confronti? lei è carinissima. Mi piace molto perché è molto spontanea. Genuina. Sì, esatto, mi sembra molto genuina come persona. Poi quanto è durata, ad esempio, le riprese, quanto sono durate? Sei stata in ballo un po'? Forse loro 2 mesi. Mm. Per lei forse 2 mesi, per me 1 mese e mezzo. Quindi a seconda un po' anche delle scene. E beh, insomma, credo che sia un'emozione diversa, no? Uscire con un film di questo genere. Sì, no, è stata una bellissima esperienza, sono contenta. Vedremo che cosa succederà. Anche perché poi una cosa molto interessante del tuo percorso, secondo me, che mi aveva sempre colpito, per cui sono anche contento di questo incontro, di questa chiacchierata, è proprio che tu hai sempre dimostrato anche una capacità di pensiero di un certo tipo, nel senso, nel corso degli anni non ti sei mai trattenuta nel dire cose che volevi dire, le hai sempre esposte in un certo modo, cioè quindi molte volte, e non è la prima volta che capita, insomma, le figure, quelle che poi sono quelle che magari ai nostri occhi sembrano le più trasgressive, che fanno cose più trasgressive, poi sono quelle anche che hanno dietro un motivo, un pensiero, una cosa. Io credo di non fare assolutamente nulla di trasgressivo, perché per trasgressione si intende trasgredire la regola. Il mio intento è quello di cambiare le regole, perché diciamo, la morale volgare, dominante, non so, l'idea che il sesso sia giusto solo all'interno del matrimonio, non so, regole così, secondo me sono disfunzionali alla vita moderna che viviamo e andrebbe fatta quindi una riflessione sul sesso e sull'amore per instaurare nuove regole morali. Quindi io non faccio nulla di trasgressivo semplicemente perché vivo seguendo le mie regole che reputo giuste. Per quanto riguarda il fatto di poter dire sostanzialmente qualsiasi cosa, io dall'auto magari guadagno, oddio, adesso forse no, grazie a OnlyFans, però una volta guadagnavo sicuramente molto meno rispetto ad attori mainstream che avevano la stessa popolarità. Però allo stesso tempo non avendo padroni, non avendo sponsor mainstream, che ne so, Diana lavora per la Disney, quindi Certo. deve preoccuparsi un pochettino di cosa dice. Io no. Non hai quel tipo di... Anzi, forse mi hanno preso questo film proprio per le cose che dico, proprio perché piscio fuori dal vaso. E questa forse è una delle cose più belle del mio lavoro, la libertà. Faccio C'è sostanzialmente qualcosa quello che voglio. che ha avuto delle conseguenze invece, anche pubbliche, di quello che hai detto? C'è qualcosa di... Sì, soprattutto all'inizio, adesso sai, ho un nome, dopo 13 anni di carriera, mi trattano diversamente, però all'inizio hanno provato a cancellarmi in tutti Sì? i modi. In realtà fino anche durante la pandemia sono stata in guerra con Exodus Cry, Mm. che è un'organizzazione, non mi ricordo se è evangelista o... Vabbè, comunque fanatici religiosi che hanno fatto la guerra a Pornhub. Mhm.
per sbaglio a causa di un tweet ci sono finita di mezzo, perché in realtà ho risposto a una persona soltanto con un tweet e sono stata attaccata da bot, mi hanno segnalato tutti i profili Instagram, tra cui quello del mio coniglietto. È vero che ho un coniglio nano, Prometeo. Vabbè, non ti posso dire se mi stai guardando. Non guarda YouTube. Vabbè, comunque seguite Prometeo The Bunny. Prometeo sta ascoltando, mi ha detto che non guarda, ma lui ci sta ascoltando. Che la mia vita lo amo, quel batuffolino. Hanno segnalato quell'account per pedofilia. Ah, ok. Neanche zoofilia, Sì. cioè proprio pedofilia. Per pedofilia. Ok, cioè vabbè, perché ti eri fatto qualche nemico su questa storia Sì, qua. esatto. E vabbè, lì ho anche poi capito un pochettino, perché era lo stesso periodo in cui c'erano le elezioni, non mi ricordo dove, non mi ricordo l'anno, non mi ricordo un tubo. Vabbè, comunque ho notato che erano gli stessi bot lì su Twitter, su Facebook, Che venivano usati che anche nella usati campagna anche elettorale. in campagne elettorali. Ho imparato un sacco di cose. Ma questa è una cosa americana o italiana? Cioè, tutte e due, secondo me ok. c'è qualche legame. azienda sì, Ok. che offre questo servizio, o Ma- offriva, sì. perché poi comunque i social imparano poi a gestire Chiaro. i bot, poi ne fanno di nuovi. Ma tu sei sempre stata così? Cioè, nel senso, questo tuo carattere, questo tuo modo di vedere le cose è sempre stato così o si è plasmato Sono nel sempre tempo? stata una picciafuoco, Ok. diciamo. Si dice nasce da incendiare o muore da pompiere, non credo, io penso Sempre morirò facendo fuoco. Sì, Ok. sì, no, sono sempre stata così. Sono una, probabilmente io mi farei, cioè penso a volte alcune mie colleghe mie che sono suicidate, o anche, non so, a casi tipo quelli di Tiziana Cantone per un sex tape, poverine, si sono uccise. Io forse ucciderei, ma col cazzo mi faccio uccidere. Cioè, piuttosto che... Sì, piuttosto faccio una strage, ma non Sì, mi sono suicido. caratteri completamente, Sì. completamente diversi. Però, insomma, credo che poi per intraprendere anche il percorso che hai intrapreso tu devi essere così da sempre. Sì, non solo, ma devi anche, dobbiamo parlare del fatto di avere un pensiero. Secondo me, se ti piace il sesso e basta, o se ti piace semplicemente far cinema, ma non hai dietro un pensiero, non fai una riflessione su quello che sono i valori della vita, rischi di soffrire tanto facendo questa carriera, perché comunque passi tutto il giorno a leggere commenti del tipo ma cosa fai, ma dove vai, ma sei solo una troia, ma fai solo sesso, non so, non solo film, stai facendo un interessante, c'è persone che vogliono per forza buttarti giù. Io fortunatamente da questo punto di vista sono intoccabile, cioè non me ne è mai fregato niente. Proprio zero. Soltanto una volta è venuta una crisi quando Mastercard e Visa volevano impedire a OnlyFans di usare le carte di credito, sostanzialmente, di far usare le carte di credito agli utenti. Avevano messo delle nuove regole, non mi ricordo adesso com'era. Forse avevano messo delle nuove regole assurde che ancora ci sono per Pornhub, poi a causa di tutta quella battaglia con Exodus Cry. Vabbè, adesso dovremmo fare un'ora di podcast a parte. Per raccontare tutta la storia non lo faccio adesso. No, però sono curioso perché l'ho vista questa cosa Sì. di questa battaglia contro le carte di credito, insomma, il Sì, discorso dei pagamenti. Sì, pensa che adesso per uploadare su Pornhub devi caricare la foto dei documenti dell'attore, cioè proprio così, cioè con la faccia Ok. e il documento e dall'altra mano la liberatoria. Ok, per dimostrare che sei tu che ti vuoi iscrivere a Pornhub. No, quello non basta. Ah. E quella è la cosa assurda, è che in teoria, cioè, se questo attore è già verificato, no? Mm. Per esempio, ho difficoltà a taggare colleghe che sono, che ne so, fanno porno da 20 anni, sono verificate sulla piattaforma da 15, ecco perché non posso semplicemente taggarla. Mhm. Invece no, lei mi deve mandare la liberatoria di Pornhub mentre la regge. Anche col solo per il documento tag. Sì. Ok. E tra l'altro ancora non funziona nemmeno bene questo sistema, cioè quindi devi prima inserirli nel tuo profilo gli altri attori e poi li puoi taggare nei video, ma è ancora tutto buggato, funziona male Mhm. e è una tragedia. Io non penso perderanno un sacco di soldi. Ma a questo questa perché cosa. si sono tutelati così tanto? Perché è successo Ma in qualcosa? realtà secondo allora questo è poi l'effetto collaterale anche del Me Too. Mhm. No? Perché c'è questa idea dell'iperconsenso.
la verità è che in questo modo i nostri documenti stanno finendo in giro, perché nel momento in cui io mando i miei documenti a un collega, non è lui fisicamente che si occupa di queste cose, delegherà A qualcun a altro. qualcun altro. Questo significa che un giorno uscirà qualche pazzo che pubblicherà tutti i nostri documenti da qualche parte, con i nostri dati sensibili, con i nostri Mhm. indirizzi di casa, e magari ci scapperà qualche morto. Allora lì forse Si rifaranno una domanda. si rifaranno la domanda di veramente come dovrebbe funzionare il contesto Però- in questi casi. Prima... Allora, il discorso è questo, è che Pornhub è cresciuto grazie alla pirateria. Pornhub è il numero 1 in questo momento. In realtà non lo so, forse Mm. Xvideo a livello di visione, però Ok. loro cioè, comunque sono stati quelli che sono pubblicizzati di più, avevano fatto una campagna, sono anche stati quelli i primi a pagare gli attori. Ok. Però cosa è successo? Che mentre cominciavano a verificare gli attori, pagare gli attori, eccetera, allo stesso tempo ancora permettevano a chiunque di uploadare video. Quindi non solo ai miei video piratati, ma anche video di Cioè persone di che porn dici- revenge, Ah, ok. cose va, cioè- Ah, ok. Comunque chiunque voleva, diceva, si apriva Sì, il suo canale che e però pubblicava è un video. roba che gira anche, non so, su Facebook. Lo stesso, tu dici. Sì, Ok. dove o su Twitter, cioè su altri canali dove fanno molte più visualizzazioni. Quindi questi qui di Exodus Christ cosa hanno fatto? Hanno usato questa cosa in maniera strumentale per fare guerra non solo a Pornhub, cioè ovviamente il loro scopo è quello di censurare il porno in porno generale. dicono cose che non stanno in cielo né in terra, che sono scientificamente false, per dire, ah, vedi, il porno è tutto così, no? Un po' come quando si parla di oggettificazione, di violenza nel nostro ambito. Cioè, in realtà stanno paragonando l'intera industria al singolo caso del deficiente che ha uploadato un video di uno che, cioè, purtroppo la gente filma qualsiasi cosa. Ormai Io sì. su Facebook ho visto decapitazioni della mafia messicana che fortunatamente erano in bassa qualità, Sì, perché sì. fossero state Lì in HD dovrebbero penso riuscire. che avrei vomitato. Ah, poi E queste paradossalmente cose non girano- bloccano quelli, Esatto, ma bloccano delle altre sì, cose e la cosa assurda è ridicole. che gli algoritmi sono allenati a bloccare i capezzoli, ma non quelle cose lì. Sì, è vero. E penso sia molto più traumatizzante direi. per un ragazzino di 13 anni Direi. vedere quello che due tette. Direi. E quindi scusami, questa cosa poi ha creato un problema alla piattaforma. Questa cosa ha creato un problema Ma è non quella solo... volta, è quel caso che hanno dovuto cancellare anche tutta una serie di video, no? Sì, Ah. sì. Ma allora, secondo me quello ci stava, nel senso, nel momento in cui tu cominci a pagare gli attori, cioè, che cazzo, cioè, smetti di monetizzare anche sui video piratati, perché diventava anche Pagare gli una attori cosa concorrenza. vuol dire? Cioè In che... pratica ci pagano per visualizzazioni. Ok, come Quattro nelle s- piattaforme, sì, come un se po' fosse come se fosse YouTube. esatto, Ok. quattro Prima s- non era così, quindi. Prima, no, non l'ha mai fatto nessuno. Ok. Adesso erano 4 spicci prima, adesso sono ancora meno. Quindi sì, perché? Perché Mastercard e Visa si sono ritirati dalla piattaforma, quindi non è più possibile pagare con le carte di credito su Pornhub, e per un periodo, dato che adesso non esiste più, hanno cambiato nome, l'hanno venduta l'azienda di Mindgeek, se non sbaglio si chiamava, che era proprietaria non solo di Pornhub ma anche di YouPorn, YouTube, Brazzers, tutta una serie, tutto un network. Mhm. Avevano lo stesso sistema di pagamento. Hanno ritirato la possibilità di pagare con le carte di credito su tutti questi siti, quindi loro hanno subito un danno economico enorme. Allora, io ho cercato di difenderli, forse ho fatto bene a farmi i cazzini col senno di poi, perché per esempio adesso che sto avendo problemi che non riesco nemmeno a caricare i trailer su Pornhub, mi rispondono, perché poi ovviamente avranno un addetto, no, come i call center che si occupa di questa cosa, mi rispondono con email quasi automatici, manca il documento di questo attore. Dicevo, senti, ma io sono Valentina Nappi, lavoro quel video stava già lì da 10 anni, adesso dopo 10 anni Ti svegli. devo mettermi a taggare la persona quando questa persona è già verificata sulla piattaforma, un sistema allucinante. E poi da un lato loro, dato che hanno perso la possibilità di usare video piratati e video amatoriali, cosa stanno facendo? Stanno spingendo invece gli amatori un sacco, quindi spingono loro, buttano giù noi. Ok. Forse anche per spingerli poi dato che sono anche proprietari poi dei nostri conti a pagamento, se penso ecco a Brazzers, Reality Kings eccetera,
Forse anche per quello spinge poi le persone a pagare per i contenuti professionali. Non lo so quale sia la logica dietro, però mi pare che sia fallimentare da un lato, se sono arrivati a questo È punto. cambiata molto, no? Tutta l'industria in questi anni, gli stessi anni che poi tu hai fatto di percorso in Sì, qualche su modo. certi aspetti meglio perché noi performer adesso abbiamo molto più controllo. Molte persone che in realtà non dovevano far porno hanno smesso e fanno solo OnlyFans e sono tolte dal cazzo. Mm. E poi c'è questa questione di Mastercard e Visa che ci hanno censurato tanto. Ok. Non so se hai visto Babylon. No. È un film stupendo. Vabbè, c'è una cagata di elefante a POV. Ok. E poi un pissing in bocca ad una festa, un'orgia. Così, ok. Così. Questo va benissimo nel cinema mainstream. Ah, nel certo, ho porno, capito. No, vabbè, bene. lasciando stare la cacca d'elefante, nel porno non ci dovrebbe stare. Però il pissing, di cui io non sono Certo. nemmeno una fan, ci dovrebbe poter stare. Mhm. E invece non puoi fare quello. Ah, ci sono delle censure Ci sono delle anche censure all'interno che della non hanno a che fare con le piattaforma. leggi, hanno a che fare con Mastercard e Visa. Ah, perché loro a quel punto non vogliono essere collegati a questa cosa. Esatto, loro non vogliono essere. Che poi, se non sbaglio, tipo in UK ci siano tipo vietato il face sitting, hanno fatto Mhm. le leggi veramente stupide. Mhm. Però queste cose valgono soltanto per il porno. Quindi nel cinema mainstream Tu vanno puoi bene, farlo. ma non nel porno. E questa è una censura Chiaro. assurda. Ma prima hai citato anche OnlyFans, che è diventato per te un asset importante. Sì, vabbè, come per tutti. Mm. È un po' croce e delizia, perché ovviamente è bello avere il controllo, interagire direttamente con i Perché fan. quello te lo gestisci tu, no? Interamente. Sì. Beh, ho Ok. persone ovviamente che mi aiutano un po' Sì, con chiaro, l'editing, ok. con i titoli, con la programmazione, cose così. Però sì, per il resto me lo gestisco io. E ho aperto anche un'agenzia per aiutare gli altri a gestirlo. sì, soprattutto con i social, perché proprio a causa della censura pure di Instagram, eccetera, devi saperti pubblicizzare per creare traffico. Altrimenti ti bannano dappertutto, Chiaro. anche su OnlyFans. Cioè, Ma anche su OnlyFans devi taggare tutti i performer Sì, e sì, sì. hanno degli algoritmi che controllano. Addirittura se quando mi capita di fare dick rating, cioè a volte i fan mi chiedono di dare un giudizio al loro pisello. Spesso in realtà è come se fosse più una dedica Sì. al loro pisello. Sì, sì, è più un momento di... E quindi magari reggo la foto del loro Sì. pene Ok. o col telefono e mostro il video. Anche lì, Questo su OnlyFans su lo fai? OnlyFans, sì, devo taggare le persone. Cioè, ma questo momento è, diciamo, per tutti? Diciamo, è un contenuto per tutti che fai con No, questo No, è è sempre questo un contenuto a pagamento. sì, esclusivo per la persona che me lo Ok, chiede. quindi uno ti scrive, cioè ti Dice, manda sì, una foto, vorrei che tu vorrei- commentassi e dessi un Esatto, voto al sì. mio pene. Sì, sì. E tu gli dai tutto un giudizio, Sì, giusto? Sì. E Oppure questo però è chiaramente una roba, un servizio extra, premium. sì, ok. sì. Però devo, cioè nonostante sia una cosa privata tra me e questa persona Comunque e si devi vede avere soltanto un ulteriormente. maledetto pene, comunque devo Devi taggare dare. qualcuno. Ok. E deve essere una persona verificata. Sì, sì, sì. E E cioè, questo complica chiaramente il cioè, contenuto. ripeto, va bene. Oddio, questa cosa del tag ancora cioè va bene tutelarsi di più. Questa cosa dei tag secondo me va bene. Però la censura no, cioè non posso postare un video di gangbang Su OnlyFans. Non posso dire la parola pissing. Ok. No, Lo squirting Lo so al che sembra limite. strano che uno dice no perché non posso farlo, però comunque oggettivamente quella dovrebbe essere una piattaforma dove tu puoi fare, non dico tutto quello che vuoi, ma tutto ciò che è legale, chiaramente. Esatto, cioè No? questa è la cosa che a me dà Ma fastidio. cioè che ti mettono dei limiti etici su una piattaforma che non ha Ma nulla etico di cosa? Esatto, questo lo capisco, per Perdonami. esempio. Cioè un conto dici no, su Instagram, su Facebook, su YouTube, è chiaro che io questa cosa non la cioè, posso sul fare, non la pissing faccio. magari ne possiamo parlare. Però Ma è una la questione di gangbang- gusti, cioè io non lo guarderei mai, però c'è No, ma- uno che dice ma voglio essere nemmeno lì, voglio io. essere libero di Io farlo. non sono una fan né del pissing e non sono nemmeno una squirtatrice. Ho Ok. squirtato pochissimo nella mia carriera, non mi è nemmeno tanto piaciuto. Ok. Però perché cacchio potrei non... Cioè, non ha nessun senso. Quindi tutte queste regole post Me Too sono state semplicemente un modo alla fine per danneggiare noi del settore. Perché non è che adesso il revenge porn non gira più su WhatsApp, non gira più su Facebook, semplicemente non se ne parla, e se ne parla invece se finiva su un tube. Cioè tu dici un po' mettere la polvere sotto il tappeto. Esatto, Cioè- sì, esatto, sì. Ok. Era semplicemente Però, un modo per colpire noi che facciamo le cose professionalmente, che ci mangiamo
di questo lavoro e non chi invece fa cose illegali che in realtà non ha nulla a che fare con Sì. il mondo del porno. Però sul mondo di OnlyFans è arrivata un sacco di gente che non aveva nulla a che fare con il mondo del porno. Come la vive questa cosa chi del porno è una professionista? Allora, io sono contenta perché mi piace, anche se magari queste ragazze se sono poco consapevoli e poi ne soffrono, mi dispiace per loro. Se invece se la vivono tranquillamente, Serenamente. anche se, non so, fanno soltanto cose amatoriali oppure soltanto nudo, io penso sempre che ben venga, perché significa che comunque si sta sdoganando sempre di più il sesso, che dovrebbe essere una cosa normale come mangiare. Mhm. E invece vedo un sacco ancora di odio sui social verso le persone che, ecco, semplicemente hanno un profilo OnlyFans, anche se poi magari Sì. non fanno No, adesso a nemmeno me, porno. cioè, quella cosa lì sembra, forse non so se è per la facilità, anche semplicemente di capire che non sia proprio facilissimo fare alcune cose, però ha portato tanta gente in più a farlo, anche la facilità con cui guadagni evidentemente dei soldi Sì. su una cosa. Io riflettevo tanto su questo, che adesso ci sono più ragazze che lo fanno. Quando ho cominciato io non c'era nessuno, c'erano state buio totale, soprattutto non c'erano pornatrici consapevoli. Cioè, dopo Moana Cicciolina, che poi non so quanta consapevolezza avessero, poi sono arrivata io, poi tutte vergini Selena, di ritorno. forse. Sì, ma Selena è una vergine di ritorno, cioè era pentita, non è un... Una vergine di ritorno. Non è un conoscevo esempio questo. virtuoso del, Ah, sì? del mio settore. Sì, Ah, ok. una persona che si è pentita poi di quello che ha fatto. E quindi è una donna che, ahimè, ha subito quello che pensavano gli altri di lei, no? Cioè, aveva scelto consapevolmente di far porno, però poi si è pentita. Cioè, perché dovresti pentirti per fare... Ci sta che smetti di voler fare una cosa perché, non so, io ho fatto pittura per 10 anni, ho fatto balletto per 10 anni, poi E sono rotto poi il cazzo, smetti. non l'ho fatto più. Ma non ti penti Mhm. di mollare un settore. Dovresti poter cambiare lavoro e interesse senza Doverti problemi, pentire, senza rinnegare. Esatto, senza dover rinnegare. Al massimo puoi rinnegare il tempo che hai perso, no? Sì, Dici, sì. potevo dedicarmi a un'altra cosa. Io non me ne pento nemmeno di quello per il Chiaro. balletto e per la pittura. Ma perché dovresti pentirti? Ti penti perché senti un peso che non ti appartiene, sono gli altri che te lo buttano addosso, perché in sé non hai fatto niente di male. Che ha fatto di male? No, ha fatto la sua... Ha fatto la sua carriera e basta, finito là. Cioè, dove E- sarebbe il problema? No, Non c'è nessuna ragione razionale. e tu la vivi per quasi come pentirsi. un'offesa questa cosa? No, io non la vivo come l'offesa. Io non riesco a accettare l'irrazionalità che c'è verso il sesso. E questo è il primo motivo per cui ho cominciato a far porno. Perché io sono cresciuta in una famiglia semicattolica, dico sì, perché mio padre, che era del 34 ed è cresciuto durante la seconda guerra mondiale, era ateo perché dopo che ti sei tenuto gli ebrei in casa per proteggere dai nazisti, secondo me diventi ateo per forza, hai fatto la fame, diventi ateo per Non forza. c'è niente in cui credere. Sì, non è veramente un tubo in cui credere. Mia madre invece era famiglia borghese, no, famiglia di proletari, con 5 fratelli, bla bla bla, era diciamo semi-cattolica perché non è che magari andava in chiesa solo la domenica, a Natale, a Pasqua, soltanto quando ci andavano gli altri, insomma. E ha cercato di crescermi un po' a modello della Madonna, cioè con l'idea che il sesso solo dopo il matrimonio, certe cose non si fanno, non far vedere la patatina ai bambini. E però vedevo che allo stesso tempo mia madre e le mie zie parlavano continuamente di sesso, perché erano represse. E dicevo, ma perché tutto questo approccio? E anche poi da adolescente, quando ho cominciato a sentire le prime pulsioni sessuali, non so, ho cominciato a fare le prime esperienze, avevo le mie compagne di classe vergine che provavano ad offendermi semplicemente perché, non so, ero uscita con 3 ragazzi diversi in una settimana. Diceva, ma non troverai mai marito. E dicevo, sti cazzi. Adesso che sono sposata, tra l'altro, cioè, bello l'amore, però non... Cioè, ci mettono questa pressione addosso del tipo, non ti sceglierà mai nessuno. Poi se apri un libro di psicologia evoluzionistica ti rendi conto che in realtà siamo noi donne alla fine a scegliere con chi proprio riprodurci. Ok. Quindi Sì. la pressione selettiva la fanno le femmine sui maschi e non al contrario nella nostra specie, ma c'è l'idea, forse perché prima venivamo mantenute, forse
per quello, ma chi ti piglia, ma sei usata, ma chi ti prende, in realtà non funziona così, la maggioranza dei divorzi sono iniziati dalle donne. Cioè, quindi in quel periodo lì, diciamo... Sì, in questa fase della mia vita io non la capivo tutta questa razionalità verso il sesso, ed è per questo che cresceva dentro di me sempre più la curiosità. Ci volevo mettere tutto in chiaro, allo stesso tempo questo grande desiderio sessuale di fare esperienze, e stavo studiando moda, ho detto no, io voglio fare porno, e quindi ho mandato un'email al Rocco. Cioè, direttamente così è stata Sì. Quanti anni avevi in quel momento? 19, 20. Però fino a quel momento non avevi mai fatto nulla che portasse a quella... Cioè, a parte le tue esperienze... A parte esperienze personali ho fatto ovviamente qualche roba amatoriale col telefono, Ok. con la risoluzione dell'epoca. Dell'epoca che anche voler fare del revenge non si vedrebbe nulla, Esatto. sembrerebbe censurato. Sì. Però scusami, non so, cioè, se è mai successo anche qualcosa nel tuo personale, tipo, faccio un esempio chiaramente estremo, però uno giochicchia a calcio, vede che è forte, dice ci provo. Cioè tu No. avevi qualche, insomma, durante le tue esperienze personali dicevi, cavolo, però mi piace, secondo me, o avevi visto dei porno e che quindi ti fanno dire mi piacerebbe fare quella cosa, perché uno decide di farlo? Sì, allora, ho visto dei porno, quello sì, ero già una fan di Annie Sprinkle, piaceva Sasha Grey all'epoca, poi dopo secondo me ha fatto... Sasha Grey, anche lei ha fatto un percorso strano. Sì, perché è stata una stella cometa. Mi ricordo c'è stato un periodo di super hype per Sasha sì, Grey. e poi boh, beh, adesso fa la streamer, finita là. Ah, ok, me l'avevo proprio persa di vista. Fa la Sì. streamer di cosa? Twitch Di basta. altre cose, cioè non sì, porno. Sì, no, ha smesso completamente. Ah. Poi penso, anche in quel caso lì, no? Cioè, potrebbe persino li fa, pure che non ci mette un cazzo sopra, Sì. no? Farebbe un sacco di Subito soldi. perché è un Sì, nome. soltanto perché è il nome, invece, boh, vabbè, scelte sue. Tu proprio non te ne capaci di questa cosa, che poi a un certo punto uno switcha. No, ripeto, che uno possa perdere l'interesse per qualcosa, assolutamente sì. Ok. Cioè che ti rompi i coglioni, sì, anche perché questo è, ripeto, è una vita in generale, lavorare con il pubblico, lavorare l'intrattenimento è pesante. Questo c'è tanta gente che si trova. Sì. Poi nel porno ancora di più, proprio perché ahimè ci dobbiamo portare appresso questo peso inutile che è il giudizio degli altri. E Quindi capisco. Sì, si Capisco sommano che le cose. infatti io dico sempre, qualcuno mi dice ma ti piacerebbe passare a una carriera mainstream e smettere di fare porno? No, io il giorno in cui non mi vedrete più non farò più nemmeno porno. Cioè scusami, il giorno in cui smetterò di far porno smetterò proprio di fare tutto. Cioè, mi cancello dai social. Cioè il porno non è passo quel a vita- mezzo che ti serve per raggiungere la popolarità o per fare altre cose. No, per me il porno è proprio il mio scopo di vita. Cioè a volte mi siedo a casa, cioè quando ecco vedo un'altra collega che soffre o che scrive cose di pentimento perché c'è qualche coglione che magari gli ha mandato una shitstorm semplicemente per il fatto che fa porno, penso, cazzo, se questa cosa non la faccio io, se non lotto io per tutti gli altri, non lo fa nessuno. Ok. Quasi come se fosse stata una chiamata Una di tua- Dio, no? una vocazione. Sono atea, sì, però mi sento quasi, ecco, nominata da Dio a salvare tutte le troie, insomma. Che è uno, tra l'altro, c'è forse in qualche passo del Vangelo, adesso non mi ricordo proprio questo passaggio qui. No, è chiaro che... Vabbè, poi scriverò un giorno il Vangelo secondo il secondo Nappi. Nappi potrebbe essere molto interessante, perché nel discorso che facevi prima, quindi non c'è stato un singolo evento che ti ha portato al porno. No, sono Un insieme di fattori. tante cose, sì. E io lo dico sempre, un giorno potrei smettere di amare il cazzo, cioè potrei scocciarmi di far sesso, ma finché vivremo in questo mondo dove appunto solo perché cacci una tetta sembra che sa che hai fatto, cioè, ma penso anche alle multe. Se in Italia se fai pipì per strada o vai nudo per strada dai 5 ai 30.000 euro di multa. Forse la multa se inquini o fai altre cose, Hai meno. distruggi autovelox, meno, parliamo di poche centinaia. E di Invece cos'è proprio il... cioè questa
È irrazionalità pura, non ha Beh, nessun oddio, senso. però andare in giro nudi così a caso potrebbe essere problematico, nel senso, quello un minimo... Cioè, tu ce li hai dei confini, ce li hai Sì, dei allora, limiti. io penso che ogni cosa vada Perché messa poi- nel contesto giusto e nel tempo giusto. Però non Su- tutti sono così intelligenti da su- arrivarci. sì, Cioè, ma capace non è- che se tu togli, tra virgolette, questa regola che abbiamo detto, questa multa, non è che sono tutti in grado di... Purtroppo non è che sono tutti in grado di capire che non ma possono se, andare in ma giro se nudi. vai in giro per strada c'è la gente che ti lincia, non c'è nemmeno bisogno. Sì, però Se lo sempre per fai questo in realtà motivo. è perché probabilmente stai appartato da una parte e t'ha visto, cioè io penso quando ero adolescente non potevo permettermi, no, di andare in albergo perché ero minorenne, quindi lo facevi in macchina, Chiaro. lo facevi, cioè mi capitava di fare le seghe dietro i palazzi a qualcuno. Certo, beh. No, perché non avevamo nessun altro posto Erano dove cose farlo. da ragazzi, no? chiaro. Sì. E cioè, ti immagini multare un adolescente? Beh, no, però se non metti quella regola lì poi diventa un problema perché poi la gente lo farebbe Ma- tranquillamente, secondo me, No, purtroppo. no, io E tu hai fiducia nell'essere ma umano. te lo dico per esperienza. No, beh, ok. Cioè, io ricordo una volta stavo facendo sesso col mio attuale marito in macchina in mezzo alle montagne sperdute. Arriva questa vecchia che comincia a battere sui vetri e dico: guardi signora, se si sposta mi vesto e me ne vado. Ma eravamo soli sul cucuzzo della montagna. Quindi non è che dice sto davanti alla scuola. No, certo, Cioè avrebbe perché- più senso eventualmente contestualizzarlo. È una questione di dove, Esatto, come, quali quando. sono i limiti, tra virgolette, che hai, non limiti, però dei paletti che comunque quelli invece tu dici, quelli è giusto che ci siano a livello di morale, usando questo termine. Sicuramente non il nudo. Io per esempio secondo me in spiaggia dovremmo poter stare tutti nudi. Però per esempio nelle saune, nelle spa, ci sono luoghi in giro per l'Europa dove puoi stare completamente nudo. Io non lo trovo igienico. Sì, anzi, in altri li devi stare perché in alcune Sì, in saune alcune non sì, ti ci fanno sono stata. entrare se Io non sei sì, nudo. ci sono stata tipo a Berlino, però io non lo trovavo affatto igienico. Quindi dipende dal contesto, ma non riesco a farti l'elenco. No, perché- chiaro, però questo è fatto un esempio che ci sta. O anche, per esempio, io da ragazzina andavo in campeggio con i miei ad Acciaroli e vedevo le tedesche che erano completamente nude in spiaggia. Mhm. E in realtà questa cosa mi ha aiutato, adesso anche ricollegandoci a Pensati Sexy, mi ha aiutato ad accettare il mio corpo prima che io crescessi sessualmente, prima che entrasse in me la componente sessuale. Quindi per me c'è stato prima il corpo e basta, che è il contenitore, vogliamo dire così, della mia anima, che l'ho accettato come normale, cioè quella è una donna adulta, nuda, è fatta così, basta. Cioè i peli sulle gambe, quello che sia sotto l'ascella, quello che sia, è quello, basta. Così Ok. come esistono, come c'è la sabbia sulla spiaggia, È come un dato esistono di le altre fatto. cose. È una cosa, è quella e basta. Senza metterci sopra la vergogna o la cellulite o i peli o questo o quell'altro. Cioè il corpo e basta. Questo mi ha aiutato tantissimo, infatti lo dico, ovviamente faccio tutta una serie di trattamenti in materia più giovani per la carriera, però anche un giorno che avrò le tette alle ginocchia, non ci arriveranno sempre perché farò trattamenti eccetera per non farcelo arrivare, però non proverei nessuna vergogna a stare nuda in spiaggia come quella signora che ho Sì, visto sì. da ragazzina, perché dovrebbe essere così l'approccio che abbiamo verso il corpo. Infatti pare che comunque i paesi dove si sta tutti nudi in sauna eccetera sono quelli Più felici. Sì. Beh, sicuramente hanno meno problemi psicologici legati a quello. Però sì. ad esempio, no, anche oggi adesso chi ci sta ascoltando basta o chi segue vede la puntata vede il tuo outfit, ma non vede, diciamo, quello che vede Paperino in questo momento dietro, no? Però tu con un outfit di questo genere Però ci sto bene, no? Perché esatto, tutto no, tu fumetti non e- hai, no, è vero che poi non è proprio, è l'uomo ragno, diciamo, che sta volando il culo. via, che ti sta guardando il di dietro, perché diciamo è leggermente aperto sul di dietro. Sì. Tu quando indossi un abito di questo genere ti fai il problema di dire, di dire cosa penseranno gli altri? No. Però per esempio se vado in Marocco in vacanza, Hai comunque rispetto del posto in cui esatto, vai. non mi vesto così. Questo anche. Poi magari mi diverto a parlare con la guida turistica e non so, mi diverto a parlargli di Charlie Hebdo, vedere come la Mhm. pensano. Però non
non mi metto, non provo ad offenderli, perché non Ok. ma semplicemente perché non ha nessun senso, Però sì, non sì, appartengo sì. a quella cultura, no? Sì, Cioè sì. sono in Italia, sono cresciuta con la cultura cattolica, se devo offendere qualcuno, certe offese le faccio a In un casa altro mia, se devo fare modo. provocazioni le faccio a casa mia dove sono consapevole di come stanno le cose. Certo. In un'altra cultura che non conosco abbastanza non avrebbe nessun senso. Chiaro, no, però insomma, Semplicemente. dai, si capisce comunque dal tuo modo di ragionare che a queste cose comunque ci tieni, c'è rispetto. Sono anche entrata in una moschea a Doha Mm. e mi hanno messo proprio il burka. Vabbè, lì non puoi entrare se non, Sì. se non ce l'hai. E la signora voleva farmi una foto, la Ah. signora che mi ha messo il burka, e ho detto guardi signora, non è il Sì. caso. Non mi riconoscerebbe nessuno. No, non per quello, Ah. il problema è che se mi riconoscono... Da un lato avrei, che so che ho tutta una serie di fan arabi che apprezzerebbero la cosa, in realtà sono anni che mi dicono quando fai un video con l'hijab. Ah, E io dico non lo farei perché non conosco abbastanza bene la cultura on da fare, cioè non posso rappresentare quella, ecco, mi sembrerebbe quasi cultural appropriation, sì, no? sì. Però tornando a quando tu hai deciso a un certo punto, quindi avevi 19 anni e hai detto lo faccio, ci provo, e la prima cosa che hai fatto è stata mandare una mail, un messaggio a Rocco. In realtà no, ho cominciato a bazzicare un po' per le fiere italiane e non mi piacevano. Ho anche conosciuto brevemente Schicchi che ahimè stava già male, se non sbaglio non ci vedeva. Che Schicchi è stato un po' la figura, come dire, è stato il produttore, un simbolo, no? Per quanto riguarda il porno in Italia. Sì. Anche se sapevo comunque che quella roba lì era morta. E poi ho mandato le mail a Rocco. Ma perché lui cercava in quel momento o tu hai fatto una No, mail proprio di... io l'ho dovuto rincorrere, Ok. pregare, ti prego, fammi tornare sul set. Vabbè, poi piano Fammi piano- tornare perché già avevi fatto qualcosa. Perché noi avevamo girato, lui mi ha chiamato dopo 3 mesi, io ricordo ero a casa di parenti, cioè di me. Bella questa. Dice, ciao, sono Rocco, con la sua voce profonda, 19 anni, emozionata, arrapata, poi tutto. Che mi sono chiusa in bagno, ero a casa di parenti per non far sapere cosa stesse accadendo. Poi dopo lui era impegnato in altre cose, non mi ricordo. Poi abbiamo girato a Roma un POV con lui, poi sono andata sul suo set. E poi piano piano ho cominciato a girare per altre E produzioni. cosa ti ha detto al telefono quando ti ha chiamato? Lo sai che non mi ricordo. È rimasto un blackout. Dopo, io non mi ricordo nulla di tutto quello che è successo prima della pandemia. Davvero, hai avuto un blackout? Ho avuto problemi a dormire, in realtà, dato il fatto che viaggio tanto, faccio avanti e indietro con l'America, con i jet lag. Poi soffro di allergia, quindi sono periodi in cui mi riempio di Sì, c'è un antistaminici. insieme di cose. E dopo che ho smesso con gli antistaminici, dato che gli antistaminici ti fanno dormire, poi non riesci più a dormire, almeno io non riesco poi più a dormire. Il problema è quando prendo gli antistaminici dormo tipo 12 ore al giorno e quando non li prendo più non riesco a superare le 6 ore. Ok. E... Vabbè, questo insieme di fattori... Sì, no, secondo però, me mi hanno rovinato. però cosa rappresentava Rocco per te in quel momento? Vabbè, Rocco è uno dei più grandi performer di sempre. Cioè, Chiaro. è una leggenda, non penso di... Però è una doverlo figura dire. che, cioè, in quel momento tu la vedevi come In guida, realtà, che ti piaceva anche. all'epoca ero un po', dato che poi comunque non lo conoscevo da vicino il porno, quasi non apprezzavo, cioè per me ora il porno migliore è il gonzo. Cioè per me il porno è il gonzo. E infatti prima di questo film io ho sempre anche evitato di dedicare troppo la mia carriera ai porno con la storia o di fare anche troppe cose nel mainstream, perché volevo proprio evitare di dare quell'idea di quella che entra nel porno per fare altre cose. Che quello che poi che scrissi anche a Rocco mi diceva voglio fare porno perché voglio fare porno, non voglio entrare... Ne capitano un sacco di ragazze così anche da lui, no? Che magari fanno una scena giusto per pubblicizzarsi, per poi fare altre cose. Invece ho sempre avuto il complesso opposto di assicurarmi che tutti sapessero che io faccio porno perché voglio fare porno, non perché voglio fare altre cose. Adesso, dopo 13 anni di carriera che ho affermato il mio nome nel settore, mi sento libera anche di fare altre cose perché comunque mi arricchiscono come performer e credo che esperienze come Pensa Sexy arricchiscano anche il mondo perché appunto ho
fatto me stessa. Sì, anche ne esce bene anche il porno in Pensa di Sex, e per me questa cosa è importantissima, e non parteciperei mai a un progetto mainstream che sminuisce il che, porno. sì, esatto, che parla male del porno, Ok. dice cose false sul porno. Sì. E quindi vabbè, in quel momento poi lui ti chiama, tu vai lì, e dove vai in realtà? Lui era capitato a Roma, quindi abbiamo girato questo POV a Roma, Ok. poi sono andata a Budapest, lui Ma sei agli emozionato? studi. Tipo la prima volta, no? Che vedi Rocco, devi fare una Sì, cosa con sì, lui. sì, sì. Quali sono, cosa pensi? Sì, ero emozionata, non mi ricordo cosa pensavo, però sì, ero ovviamente emozionatissima, ma ti dirò, io quando vado sul set, ancora oggi, ancora ho quell'adrenalina, quell'emozione. Poi Ok. magari, non so, mentre, cioè, il fatto di dovermi svegliare, lavare, preparare, eccetera, no. Sì, Cioè, come con lo tutti. sbatti. Sì, lo sbatti il lunedì mattina ce l'ho anch'io, Ok. però il momento in cui metto il piede sul set, cioè dove ci sono tutte le luci preparate, eccetera. Ma ti ecciti proprio? Sì, Sempre? cioè, ovviamente c'è sia l'adrenalina, il fatto che stai facendo una scena, cioè che stai su un palco, diciamo, sia quella sessuale. Poi a maggior ragione se so che magari quel giorno c'è un attore bravo e so che verrà una bella scena, no? Cerco anche di moderare le mie energie A seconda. a seconda del tipo di scena. Ma infatti lì quanto sei padrone di tutto quello che succede su una scena? Ecco, rispetto al mainstream, sono molto padrona, soprattutto adesso dopo tutta la storia del Me Too, loro ti dicono puoi fermarti in qualsiasi momento, bla bla bla. In realtà comunque stai lavorando, quindi se rompi troppo il cazzo poi non ti Ok. chiamano più. Cioè l'idea, ma così come nel mainstream, cioè se sei un attore che vuole fare la battuta 350 volte non ti chiamano più. Ok. E stessa cosa del porno, cioè ovviamente. E tra l'altro nel porno noi abbiamo, è sempre buona la prima in genere, cioè raramente girano una cosa 2 o 3 volte perché non c'è il tempo, non c'è il budget. Però per esempio per quanto riguarda il quando girare, io vado in America quando voglio. Scrivo minimo 2 mesi prima al mio agente, dico ehi guarda voglio venire, non so, luglio, agosto, e lui mi trova lavoro. Ok. Ti piazza già i film? Sì, esatto, mi vede chi vuole lavorare con me, e quindi sostanzialmente posso andare diciamo in vacanza quando voglio. Ma quali sono i motivi per cui qualcuno rompe le palle sul set? Magari una donna, Ma non lo so, io ho visto ragazze che tipo, non so, non fanno il facial perché gli fa schifo lo sperma. Se ti fa schifo lo sperma non puoi far porno. Beh, di base diciamo che... Sì, e secondo me non... Cioè, sai, vogliono farla passare con un fatto di consenso. Non è una questione di consenso. È che, a parte che se hai un problema con lo sperma, forse in realtà ti piace la figa, Sì. secondo me. Cioè, magari buttati sul lesbo. Un po' come quando qualche ragazzo dice no, ma io non la lecco. Forse... Cioè, C'è un problema. forse, cioè, da bisessuale, dico, forse dovresti provare un'altra cosa. Sì. Secondo me non ti piace tanto la figa. Ma questi, cioè, arrivano comunque gente che fa il porno che ha queste... Sì, io da OnlyFans in poi ho cominciato a vedere queste cose. Però ovviamente questi si bruciano dopo. Avrebbero fatto meglio non farlo proprio. Proprio perché poi, ahimè, non riescono a trovare lavoro altrove. Soprattutto se, cioè un conto è soprattutto se magari sei un personaggio già famoso, non so, sui social, e fai l'esperienza porno, non va bene, però continui ad avere i follower sui social e fai un'altra E vai roba. avanti. Ormai i sex tape mi sembrano, se sei già famoso, sono abbastanza perdonati. Il problema è quando in realtà sei una troia e basta. Mm. E quello è il periodo più difficile, sono gli inizi. Perché hai tutti contro e non hai nessuno che ti sostiene. Quando ho cominciato io sostanzialmente avevo soltanto mio marito. Mio marito dopo. Però il fidanzato. all'inizio eri proprio da solo. Quando tu hai mandato quella mail a Rocco, tu Sì, l'avevi io detto a ero- qualcuno? No, io non l'avevo detto a nessuno a parte mio marito. Non l'avevo detto Ma a quindi tu nessuno. all'epoca già stavi con lui? Sì, io sostanzialmente l'ho conosciuto quando... No, avevo finito il liceo durante l'estate, tra il liceo e l'università, e facevo le webcam già, e con quelle me ne sono andata di casa, grazie a quelle lì. Ricordo prendevo gli Airbnb, perché dopo non potevo farlo a casa mia, io vivevo con i miei. Andavo negli Airbnb a fare le webcam, mi avevano messo da parte i soldi per poi andarmene di casa. E in quel periodo ho conosciuto mio marito, che è stato forse il primo uomo aperto di mente per quanto riguarda la questione sesso. Quindi io effettivamente non ho mai avuto un vero fidanzato prima di lui, perché per me la coppia deve essere aperta. Per me la coppia monogama sessuale non ha nessun senso. È disfunzionale, ecco.
No, cioè insomma... Poi non significa che devi per forza, non so, fare le cose a 4, le orge, quel che sia, però penso che sia importante essere una coppia aperta almeno mentalmente, perché ci sono dei meccanismi psicologici per cui dopo... Uno, secondo me, non ha senso privarsi di esperienze sessuali che uno vuole fare, cominciamo perché sei geloso, che la gelosia non ha nessuna funzione. Non ha nessuna funzione buona, solo funzioni negative, e tra l'altro è il primo movente di omicidio, di No, femminicidi. su questo sono d'accordissimo. Anche se ovviamente ho provato anch'io gelosia. Mio marito si è fatto una storiella con una collega parasentimentale, diciamo di lussuria, però in realtà noi stavamo litigando per altre cose, quindi c'è tutta roba complicata. Io temevo che lui si fosse proprio innamorato di un'altra. In quel momento ho provato gelosia, però non ho mai cercato di manifestarla o di imporla, perché non ha... Anzi, dicevo, senti, cioè, perché lì come fai a capire andare, quando vai. ti ingelosisci? Cioè perché a un certo punto ti ingelosisci? Perché gli va via perché pensi che gli vada via la testa, nel senso che non ci sia solo l'atto sessuale. Esatto, sì. Cioè, che non fosse Cioè, più il soltanto confine è lussuria. quello. Sì, cioè almeno il patto tra di noi era quello. Poi, dato che lui stava facendo questa tresca con questa mia collega, lui era diventato geloso a rompere i coglioni. Cioè, tipo, se mi usciva su TikTok tramite un filtro che il prossimo anno sarei diventata single, mi faceva un pippone. Ok. Allora, io non capivo più cosa stava succedendo. Allora, lì, in quella situazione là, mi è capitato per la prima volta nella mia vita ho sentito quella cosa allo stomaco, mi sono sentita gelosa, ma prima sessualmente no, anzi il Che contrario. però così, tra virgolette, adesso non so a che livello, però la gelosia in piccola parte è una cosa anche buona, no? No, secondo me quello è il punto, è che non è... Cioè, anche in quel contesto là, mettiamo che lui si fosse innamorato di un'altra, essere gelosi non ha nessun senso. Infatti dicevo, cioè, guarda, se andava, Vabbè, cioè, là sta la porta, che ti devo dire? No, Che la ti Madonna invidio t'accompagni. perché invece su questo hai una razionalità Ma deve incredibile. essere così, perché poi alla fine tutte le relazioni devono essere razionali. Ovviamente c'è la parte emotiva, che è quella che poi ti lega alle persone, altrimenti non ci sarebbe Chiaro. nessun legame, non riesci a tenere Esatto, un cos'è rapporto che solo sulla secondo te ci razionalità. differenzia? Cioè, che io capisco quello che dici, lo rispetto tantissimo, alcune cose non le condivido, semplicemente quello, nel senso io sono sposato, quindi chiaramente ho fatto delle scelte diverse. Però Anche io sono sposata. Sì, hai ragione, però sposato monogamo, diciamo, Sposato con la fede. non aperto, no, al di là della fede, però diciamo non una coppia aperta, ecco, mettiamola così. E cioè, qual è il modo in quel caso lì? Cioè, che cosa ci differenzia cioè, il fatto di non riuscire a frenare i nostri istinti non è un limite per la coppia. Cioè, se noi tutti facessimo quello che Ma in l'istinto ci realtà dice. la coppia aperta significa controllare di più i propri istinti, perché nel momento in cui è un po' come, secondo me, stare in una coppia monogama sessuale è un po' come stare a dieta. Cioè tu certe cose proprio non le compri, non te le metti in casa, no? E quindi non c'è il rischio. Ok. Ok, Fila. Nel momento in cui tu sei una coppia aperta, invece, ti trovi tutta una serie di situazioni. E questa cosa poi l'ho imparata col tempo. Mi sono resa conto che faccio bene ad evitare di far sesso occasionale con persone che in realtà non vedono il sesso come lo vedo io. Per esempio, con una persona che non starebbe in una coppia aperta, forse è meglio che non ci faccia nemmeno sesso, perché attribuisce Un altro automaticamente significato. al sesso un altro significato. Che magari ovviamente non è che vogliono. Mi è capitato anche questo, che si innamorassero di me e mi tirassero i pepponi, però più che altro è che magari ci mettono il loro ego, cioè per loro significa tante altre cose, o magari non hanno mai fatto una riflessione sulla cosa, se la vivono come vengono. Allora quindi in realtà stare in una coppia aperta dovrebbe significare proprio fare una riflessione sui propri istinti e sui propri sentimenti. Io ovviamente sono consapevole che l'amore, ad essere innamorati, è un investimento vero e proprio di energie e di risorse. Quindi pure una storiella, diciamo, sentimentale con un'altra persona trova il tempo che trova. Infatti è quello che dico anche quando qualcuno mi chiede ma non so, il mio partner mi ha tradito, dovrei perdonarlo. Io dico, se è solo un fatto sessuale o di lussuria, secondo me sì, perché indipendentemente da quello che si possono essere detti, sono cazzate se poi nei fatti non c'è un investimento vero.
Se invece una delle due persone comincia a investire in un'altra persona, allora lì effettivamente c'è qualcosa che non quadra. Se una persona ha smesso di investire nella coppia, cioè un conto è cercare piacere altrove, anche perché secondo me quando sei ferito in amore, no, cerchi ancora di più quella cosa che ti manca rispetto a quando non sei single e stai bene. E poi ecco, cioè, se le persone guardano porno e il tipo di porno che produciamo alla fine è un porno molto basico, proprio perché la maggior parte delle persone sono sessualmente represse, cioè vorrebbero fare esperienze di un certo tipo, quelle che vedono nei film porno, ma non le fanno magari perché sanno di non poter controllare i propri istinti. E per me, almeno fino a prima capitasse questa cosa del, diciamo, tra virgolette, tradimento di mio marito, io proprio, cioè sono cuckold, io amo vedere il mio partner far sesso con gli altri, anche perché per me che faccio porno è quasi come vederlo dall'esterno, che mentre fa sesso con me lo vedo dall'interno, è come se fosse sempre un POV, mentre ci faccio sesso io, se fa sesso con qualcun altro. Poi anche il senso di abbondanza, cioè ti amo così tanto, ti prego prendi un'altra figa o altre 3, no? O un altro culo, che sia. Ma lui cosa fa nella vita? Adesso lavora con me, lui abbiamo una società insieme. Si occupa di gestire la società? Sì, cioè scusami, però di lavorare dietro le quinte, un po' di ecco. tutto, un po' di tutto, però di formazione è un matematico, quindi si è occupato di di altro in passato. Ma lui ha fatto anche film? Sì, dalla pandemia in poi, chiuso in casa, Okay. ha cominciato a girare con me. E quindi, sai, vedo spesso, appare che una delle prime cause di divorzio, diciamo prima, la gelosia, ed è il tradimento. Cioè magari si sopportano su tante cose, si manca di rispetto su tante cose, e poi, ecco, per una roba sessuale di lussuria si Proprio la sfasciano goccia che... intere famiglie. E io penso che questa cosa sia, cioè, quello significa non controllare i propri istinti e buttare all'aria una relazione, perché tu comunque nella relazione sei sposato pure tu, quindi sai che significa costruire, Certo. cioè come un business, no? E lo dico in senso No, chiaro. buono. In Italia poi c'è questa è un ipocrisia grande... sui soldi, ma cioè, significa, è come costruire una casa, va? Mettiamola così, dove tu ci metti mattone per mattone, ci sudi, no? E costruire una relazione, buttare tutto perché uno dei due ha ceduto. Poi un conto è se magari si mente al proprio partner, no? Si vorrebbe in realtà fare un altro tipo di vita e si mente al proprio parte, dice ok, io ho l'amante per fatti miei, tu però non puoi fare determinate cose. Un altro invece è stato un episodio che è finito là. Ma Penso tu sia stupido. cioè tu hai capito subito che a lui sarebbe andata bene questo? Io non ero proprio disposta ad altro. Cioè per me per me l'amore è una cosa seria, proprio perché è un investimento. Quindi non riesco proprio a capire le persone che saranno storie di lussuria, cioè che fanno relazioni 2 o 3 anni, poi si lasciano. Cioè, provare quel distacco così spesso a me, non lo so, mi devasterebbe, farebbe malissimo, non riesco a immaginarmelo. E quindi per me doveva essere così, cioè doveva essere come lo volevo io, quindi una persona che vede il mondo come lo vedo io, altrimenti non ci puoi costruire Chiaro. nulla insieme, sarebbero tipi di fondamenta diversi della casa. Ed è per questo che comunque state insieme da tanto tempo. Sì, quest'anno saranno 15 anni. Però sposati da? 4. Da 4. Sì, sempre Ok. fine anno. Beh, cavolo, non era facile trovare una persona che vi riuscisse a vivere il mondo come lo vivi tu. Sì, nel senso... sì, non è abbastanza Però raro, però ci sono, non è... Io ti faccio una domanda, non so se personale o no, però sicuramente sì, da una parte. Qual è la differenza quando fai sesso con lui o quando lo fai su un set? Ma qualsiasi cosa ovviamente con la persona che ami è diversa, cioè anche un conto è prendere il caffè la mattina con tuo marito e un altro è prenderlo con un amico, con un collega, non è solo il sesso. Sì, è quello che ci sta intorno, chiaramente, come lo vivi. Sì, Sì, cioè tutto ha un valore diverso, no? Un po' come, cioè, per l'affettività di fare colazione con mio marito è bello come quando, non so, sentivo mia mamma che preparava il caffè, Mhm. è un'altra l'affetto che cosa. provi per una persona, è la stessa cosa il sesso. Poi il sesso sul set, a volte mi chiedono, ma ti sei mai innamorato di un collega? Tu non
puoi innamorarti, cioè poi magari se ci esci ti innamori dopo, però non puoi innamorarti durante le riprese di un film. Forse un film mainstream di più, perché passi più tempo a conoscere Conoscerti. cioè io conosco più Diana Sì, del di Bufalo attori. che tanti attori con cui ho lavorato nel porno. Poi dato che sono pochi quelli bravi, preferisco anche non frequentarli, perché non sia mai litighiamo. Non Che riesce poi poi, tipo- non poi va ne più. risentono le scene, esatto. Non tanto io, però loro non sai mai come vedono Come il mondo. reagiscono. Che poi ecco, io ho questa visione del sesso, ma molti fanno porno e poi in realtà vorrebbero il partner monogamo, cioè loro che fanno porno Però e la dall'altra moglie che sta a parte. casa invece a Cioè, fare diciamo, la tu non santa. sei comunque non è il pensiero medio dell'attore porno, quello tuo, è comunque un modo tuo di No, purtroppo no. è un Però modo poi tuo. vedi che comunque cioè, ci stanno male, hanno problemi Chiaro. relazionali. Posso perché chiedere non è com'è la irrazionale. routine di un film? Cioè, tu arrivi sul set, cosa Set succede? porno. Sì, di un set porno. Vabbè, ovviamente c'è trucco e parrucco, nella maggior parte dei set è fornito, ma ci sono volte in cui lo faccio da sola. E se c'è, dipende dal tipo di set. Per esempio, Vixen ormai gira prima le scene di sesso, che in genere massimo 4 ore. Fanno prima le foto. Ah, aspetta, fanno prima le foto mie di me, con l'outfit della scena. Fanno 2 cambi, quello tipo con l'intimo con il loro logo e poi o della scena o dell'intro, con l'outfit della scena o dell'intro. Poi le foto del sesso, quindi ho il tempo di prepararmi tra le foto, diciamo, safe for work e le foto di sesso, poi la scena di sesso, poi si fa pausa pranzo e poi si gira l'intro, in genere. All'intro, quindi dopo. Sì, Ok. e in genere dura massimo 12 ore, proprio quando... C'è un motivo particolare per cui l'intro si fa dopo? In genere lo fanno per far sì che gli attori diano il massimo alla scena di sesso, Ok. perché se fai la scena di sesso la sera, soprattutto se è una scena anale, Sì. la ragazza arriva affamata e stanca e non è... Non è performante. esatto, Mhm. non è il massimo, è più facile recitare che far sesso dopo pranzo. Probabile. Probabile. Ma il tuo collega lo vai a salutare prima dell'inizio? Se ho O un vi modo vedete? sì, se ho un modo sì. Ok. In genere l'attore arriva sempre dopo della ragazza, proprio perché ho il trucco e parrucco e ho le foto. Non Ok. si fanno, si Secondo te chiamano Pretty Girls. i tuoi, le a parte che foto. sono tutti professionisti, quindi eccetera, però gli uomini sono spaventati dalla tua figura sul sesso? Io ho una scena con 2 attori di cui adesso non ricordo il nome, però per un sito che si chiama Black on Blondes, quindi è lo stereotipo dei neri sulla bionda Mhm. che nell'America razzista va tanto. Poi il bello del cosiddetto interrazziale, anche se odio questa parola, è proprio quello che ha cercato di anche rovesciare questi stereotipi razzisti, però gioca sul fatto che ancora, ahimè, la moglie del padrone che viene trombata dagli Mhm. schiavi, cioè purtroppo viene da quella cultura Che là, eccita. che eccita, esatto. E mi è capitato anche su OnlyFans di fan che volevano fare quello che chiamano race play e io mi sono rifiutata, ho detto, guarda, non riesco proprio, Cioè, cosa sarebbe? cioè vogliono essere insultati Uh-huh. Ah, ok. perché appartengono a un'etnia piuttosto che a un'altra. E ho detto, guarda, è una cosa che non faccio. E poi si parlava di una roba solo via chat. Ok. Ho detto, però contro la mia etica, non potrei mai eccitarmi con una cosa del genere, non la faccio. E così come su un film, non l'avrei mai fatta, però giocare con gli stereotipi, sì. Comunque c'è una scena, la prima scena che ho fatto per questo sito, gli attori scappano, che volevo leccargli il culo. E si vede, è stata l'altra una delle scene più viste del sito per mesi. Loro proprio scappano. Cioè, scappano realmente, non era la scena. No, cioè questi omoni alti 1,90 m Che non volevano essere leccati lì. avrebbero potuto semplicemente, cioè, ma stronza sposta. E dico invece sì. sono proprio E invece scappati. scappano. Perché? Perché c'avevano il terrore che tu leccassi quella zona. In Vabbè, camera, però. In camera, certo, durante il video. Sì. E tu però ti sei mai rifiutata invece di fare qualcosa su un set? Sì, se una scena, ecco, la consideravo razzista, Ah, ok. offensiva, no. Quello mi sì. rifiutavo Ma di dal farlo. punto di vista fisico, delle cose che devi fare?
C'è qualcosa che dal tu dici, no, io quella cosa non la voglio Allora, fare sicuramente. fisico, sono considerata molto hardcore per, non so, gangbang, le DP, però DP abbastanza spesso. Gangbang in realtà non ne ho fatte, ahimè, nemmeno tante. Mm. E rispetto ad altre colleghe, tipo ho fatto la doppia anale, ho barato. Cioè? Perché ho preso un pene normale, uno piccolo. Così sono diventati uno un po' grande, è diventato Esatto, uno un po' grande. Esatto. Ok. Poi con 2 amici conoscevo bene, quindi proprio... Sempre sul set, cioè questo era sempre un... Sì, ok. sì, una scena, diciamo, Però che comunque content trade. va sul curriculum, cioè Esatto, conta sì, come doppio. la potevo Conta comunque come vendere doppio, come ok. doppio anale, però non lo so, ho leccato un prolasso, che è stata la cosa che per me più, non so, questa cosa è giusto farla, non è giusto farla, perché comunque i prolassi non fanno bene. Mhm. È una roba un po'... Quindi e se guardo il video provo disgusto, cioè mi Ok. sento male. Però lì per lì, perché stavo bene con la ragazza, stavo bene con il ragazzo, cioè quel sono tutta quell'energia così, c'è stato, ed è stato bello, l'ultimo tratto dell'intestino di qualcuno. Però non so se sia giusto, perché comunque questa persona potrebbe avere problemi per dici questa proprio cosa. a livello, Sì, cioè, a livello fisico, sì. medico, cioè, non sì, sai se è sì, giusto. Sì, Ah, ok. potrebbe. Altrimenti questa ragazza sta male fisicamente, quindi ha dovuto smettere di far porno perché tipo ha preso un tumore, non mi ricordo cosa. Cazzo, è una roba grossa, ok. Sì. Vabbè. Quindi comunque non ti sei mai rifiutata niente da quel punto No, in di realtà sì, vista? tipo pissing non lo faccio, Ah, ok. penso non lo farò mai. L'idea cioè, ho fatto roba con la mia, Ok. poi mi bagnavo la mia pipì, coi però capirai. Perché non ho tipo mai fatto pipì sotto la doccia nella vasca, un po' no. tipo così. Ok, fin qua sì, aspetta, fin qua è ok. Poi ho bevuto un sacco d'acqua, quindi era sostanzialmente acqua salata. Però farmela fare addosso da qualcuno No, non è una roba che ti Not eccita. my cup of tea. Ok, sì, esatto. In tutti i sensi, Sì. dato anche Sì. il colore del tè. Ma a parte questo, quindi insomma non sei considerata hardcore, come giustamente hai Sì, sono considerata detto. hardcore, ma in realtà rispetto a altre colleghe sono abbastanza vanilla. Sì, nel senso che chi è la più Sì. spinta in assoluto che tu abbia mai conosciuto? Io amo Anna Deville, che è una mia amica, lei tra l'altro è elegantissima. Lei fa tipo, non so, la quadrupla anale, cose. Quadrupla? Sì, Porca troia. Quadrupla. Sì, sono ragazze che io dico, ma come cazzo? Ma proprio a livello fisico, no? Cioè a livello Sì, del corpo poi umano. gli uomini devono per forza punturarsi. Mm. Perché come fai? Cioè, comunque il culo fa pressione, stringe, non c'è nessun altro. Con un'erezione naturale quelle cose non le fai. Però lei si diverte, è contenta, cioè finché non hai... Finché riesce a camminare, andare in sì, giro. finché non hai un prolasso, non hai problemi di salute, Cazzo. perché no? Lei, degli altri nomi di attrici che stimi invece, al di là Però non so, dell'hardcore? la Cecic, anche lei è stata molto spinta. Il problema, sai cos'è? Che quando sono così tanto, cioè quando si spingono oltre la razionalità, cioè il limite, perché ovviamente esiste il limite, le cose che fanno bene e non fanno bene. Questo, non so, pure nello sport, no? Non lo so, penso al pugilato, ci sono tanti sport dove puoi farti molto male. Pure il sumo, io amo il sumo. Ami il sumo? Io amo il sumo. Io adesso una delle più grandi fantasie sessuali è far sesso con uno yokozuna. Ah sì? Sì. È da organizzare questa cosa, Non non lo è so, così loro sono considerati dei semidei là, quindi, certo. quindi secondo me non mi cagheranno mai. Però lì c'è un ambito dove la maggior parte finiscono male fisicamente, poverini. Sì, perché è troppo tutto. Sì, perché è troppo tutto. E sai, nel sesso c'è l'idea, nel porno c'è l'idea che se superi il limite stai facendo male a te stessa, ma cosa fai? Invece nello sport non gliene frega niente a nessuno. Sì, in realtà perché molte volte non si sa. Cioè Io noi ad esempio con alcune altre chiacchierate con il basement, con altri sportivi, amici, e cazzo, cioè che sono magari dopo un po' della carriera fanno proprio fanno fatica a alzarsi al mattino, cioè, Sì, no, però non lo sai, diciamo. sappiamo in realtà che fare sport ad alti livelli ti fa vivere distrugge. meno, cioè statisticamente ti distrugge. E quella cosa però è rispettata, invece nel no. porno no. Sì. E come dicevo prima, ecco, se magari sei una che fa hardcore estremo in quel senso, ti dicono, ah, ma che cazzo fai, ti stai distruggendo, eccetera, te lo fanno pesare. Invece nello sport sei un eroe. Ma in realtà stiamo parlando della stessa cosa, anzi nel porno
alla fine Chiaro. campano di meno i miei colleghi ai miei perché si suicidano, si drogano, quando poi vanno in depressione hanno altri problemi, quindi la media è bassa per quello, però non è il sesso in sé che ti fa vivere No, di non è meno. è tutto il mondo che ci sta intorno, io è quello che spero, succede. sto cercando di fare tutto per campare a lungo, cioè voglio arrivare vecchia e dire affanculo sono Sì, ancora Troia, cioè voglio avere 90 anni e dire questo. Che per te, vedi, è un'accezione diversa. Proprio per fare il dito medio a tutte le vergini di ritorno, a tutti quelli, ma poi vedrai, dopo ti pentirai. Invece bla tu bla no, bla. comunque. E invece no, cioè anche che in realtà il cazzo non mi piace più, Sì. farò le gangbang. Insomma, Per poter dimostrare. Sì, per dimostrare, guarda, è possibile. Chiaro. Ma tu li guardi porno invece? Cioè li guardi? Meno, perché girando tanto, facendo montaggio, adesso meno. Però sì, se mi capita, tipo l'ultima volta mi sono masturbato a una scena di una ragazza bionda, cioè una mega figa, e prendevo un mega pisellone. Roba banale. Però ti ha Sì, suscitato. però mi ha eccitato. Sì. Ero stressata, stavo lavorando su altre cose. Che poi le persone hanno un'idea che dice, prendi i cazzi la mattina sera. Ma magari io faccio lavoro per più di ufficio. Vuol dire che è sarebbe una grande sì, giornata. No, quando vado sul set sono contentissima, ma io passo la maggior parte delle mie giornate a parlare con le persone per organizzare il set, per gestire cose varie. Quello è quello che faccio per lo più montaggio. Chiaro. Ecco, mandami i documenti, firma questo, C'è firma tutta quello. la parte burocratica. Quello anche. dura, pure sul set, quello dura. Avevo dimenticato di dirlo prima. Prima di fare le foto, in genere si fanno dopo il trucco o in mezzo, insomma, mentre c'è ancora i bigodi in testa, fai i documenti. C'è tutta la parte anche legata alla salute, no? Sì, vabbè, il test quello lo facciamo ogni 14 giorni. Ok. Alcune produzioni te lo chiedono. E quindi lo mandi prima. Questo loro lo fanno anche per assicurarsi che non arrivi sul set che non hai il test e poi viene annullata la scena, loro hanno chiamato tutti per niente. Però in realtà alcune produzioni invece è un fatto tra te e l'attore, cosa che, cioè, da produttore secondo me è stupido, proprio perché potresti finire di dover annullare la scena. Però altre produzioni, quelle serie, invece lo allegano il test ai documenti della giornata. E ormai tutte le produzioni ti fanno fare proprio il giuramento con i 2 documenti vicino al viso. Dico, sì, sono qua per mia volontà, mi chiamo Tizio Caio, sono nato nel perché ovviamente giorno, adesso c'è una questo fobia. mese di questo... No, questa cosa si è sempre fatta in realtà. Non tutte le produzioni lo facevano, però questa cosa delle foto con i documenti si è sempre fatta. Invece il video release, diciamo così, come si dice in italiano? Video liberatoria, hanno cominciato a farla tutti da, non so, qualche anno, forse proprio dopo la roba di quindi c'è di tutto quel Pornhub. momento lì. E secondo me quello dovrebbe bastare, cioè cazzo, vengo sono filmata, io. dico sì, non Adesso sono con sotto l'intelligenza effetto artificiale no, non è ancora così. fattibile. Io ho un bot. Ho fatto fare un bot, me l'hanno proposto, una ragazza che ha studiato a Berkeley, e cioè non voglio dire fa cagare perché un bot sei proprio, ci cioè proprio guadagni. addirittura anche diviso e tutto quanto? No. Solo... No, allora, quello che vediamo online sull'intelligenza artificiale è comunque fatto da professionisti che sanno usarle certe cose, magari dopo c'è anche un po' di intervento di Photoshop. Non è che tu scrivi voglio vedere Valentina Nappi così e ti esce la foto di me, non so, vestita alla greca. Come lo scegli? Okay. Non è, ahimè, non è così. Per me sarebbe fighissimo perché non devi fare più niente. sì, non farei... Il nome te lo sei fatto, la gente ti vuole, tu mandi avanti un altro. Però Sì. perderesti il piacere del lavoro in sé. Ma in realtà no, perché puoi sempre poi integrarlo. Sì. Quindi in realtà non vedo l'ora di vedere che la tecnologia avanza e quindi sarà da un metà e metà, cioè un po' di lavoro lo farà l'algoritmo e un po' lo farò io. Le persone hanno secondo me inutilmente paura dell'intelligenza artificiale. Quello che forse potrebbe spaventare potrebbero essere i deepfake, Sì. pure per i video di politica, per queste cose qua. Quindi, Che sta già succedendo. sì, dovrebbero già. mettere delle regolamentazioni. Quali sono immagino che tu abbia i dati anche dei tuoi stessi film, dei tuoi stessi video. In realtà no. No? Tu non riesci a vedere? Tra l'altro non esistono studi di mercato
Ah, del ok. porno. Un pochettino l'ha fatto Pornhub, tra l'altro sono pubblici tutti i dati. Perché infatti ero loro. curioso di sapere quali fossero ad oggi i generi più visti, no? Ah, sicuramente Black. Sì? Tra l'altro quando ho cominciato io in America, io non la quando sono arrivata lì non la sapevo questa cosa. Poi grazie al Black Lives Matter le cose sono cambiate, però prima di Black Lives Matter alcune attrici non giravano con gli attori neri. Oppure aspettavano un certo punto della carriera per cominciare a farlo. Perché sono così razzisti, c'è l'idea che la nonna gli dice ok, va bene che fai la troia per soldi, però non con i neri. Madonna. Sì, sì. Quindi sono arrivata là che giravo tutto, perché cioè, in Europa non ti dicono nemmeno di che colore è l'attore, no? Sì, sì, è una cosa già... sei indiano, se è cinese, se è nero, se è della Papuasia, non conta. Invece in America te lo dicono, è boy, girl, IR. Sarebbe ragazzo, ragazza, interrazziale. Anche se odio questo o- tempo, odio, però sì, è odio scritto questo ancora te, così però ancora su- sì. sulle Forse adesso categorie. si usa meno. Sì. Poi c'è stata pure tutta una questione in cui dicevano che Black era razzista perché sessualizzava, quando in realtà secondo me sessualizzare è una cosa bella. Per esempio ho visto Perfect Taste qualche giorno fa, non so se l'hai visto. Non l'ho visto, però so quello. È meraviglioso. E mi sono resa conto che il lavacessi non è sessualizzato, perché non è considerato una Il lavacessi inteso chi? La la, persona sì, la che... figura che si occupa di tenere Non puliti è i mai bagni. stato fatto un film Non è mai in stato, cui... forse non è mai stato fatto un film cioè, forse ci sarà, però non è come l'idraulico Sì, o sì, che quello che l'idraulico è porta proprio la il pizza, simbolo, esatto. il pompiere. Sì, il eccetera. pompiere non è una figura considerata sexy. Quindi in realtà è... Cioè... Vabbè, adesso produci anche tu, puoi fare un film. Puoi Però ancora rivalutare. no, cioè, faccio cose per OnlyFans in content trade, quindi si gira a costo zero, poi ognuno si vende la scena Ok. sulla propria ok. piattaforma. Sì, sì. E Che ha i suoi sbatti. e quindi in realtà all'inizio vedo non l'ora. facevano video con... Non facevano film Alcune con- ragazze, sì, all'inizio della carriera non facevano video oppure chiedevano più soldi. Pensa a te. Cioè, ma cioè, stiamo parlando di chiedere 200 euro in più E- perché il pisello è nero. Sì. È Ed è- allucinante. Ed è la categoria più vista in questo momento. Ed è per quanto riguarda Porno- me, cioè, sui le mie tuoi, sui scene, tuoi. sì, le mie scene che ho detto io neri sono quelle più viste. E- Poi fortunatamente adesso finalmente ci sono, perché prima scarseggiavano i Ok. piselli neri, poi da quando c'è OnlyFans, Sono aumentati. sì, tutti i neri con i piselloni mi stanno facendo OnlyFans. Cavolo, Si è quella creata- roba lì ha... Sì, e quindi aperto un finalmente mondo. c'è più scelta. Sì, sì. E quindi E si inflazioneranno anche adesso non quelli, so se finalmente. si può dire o meno, però tu guadagni di più da OnlyFans o dalla parte dei no, film? da OnlyFans ovviamente. OnlyFans è proprio la cosa che che fa guadagnare di più. Sì, Si sì. parla di cifre importanti, non so, tu quanti contenuti fai per dire alla settimana? Ma in realtà è un contenuto alla settimana, non so, cioè come diciamo scena nuova con altri attori. Poi Ok. ovviamente ci sono le cose esclusive, l'interazione con i fan, e quello lo sbatti, non è Mhm. tanto girare le scene amatoriali con gli altri attori. È più... Il vero sbatti è tutto il resto, è fare le chat, è parlare con i fan. Perché tu hai un confronto comunque diretto con Sì, tutte le faccio le persone. live all'interno E sono dei quelle fans, che ti fanno solo per guadagnare, nel quello. senso quella parte lì è Sì, quella che costa di più sì, per cioè, una... tipo ovviamente cioè, mettermi a rispondere a tutti i messaggi impiega un botto del mio tempo, Chiaro. però è anche il grosso del Cosa ti guadagno. chiede la gente al di là della recensione sul proprio pene? Quella va tanto. Va tantissimo. Quella va tantissimo. Cioè, Ma gli perché uno uomini vuole adorano- sentirsi sì, dire- Cioè, non è un fatto tanto che gli devi, ovviamente... loro ovviamente non vogliono l'opinione. Io gliela do l'opinione Sì, onesta. non vogliono Però davvero io quella. ho capito una cosa, è che l'uomo, quello che veramente vuole l'uomo non è la figa, è sentirsi desiderato. Mm. Che io ho avuto esperienze sessuali con tromba-amici che poi si azzeccavano e io non, cioè, ma gliela do già. Che cazzo vuole? Di certo non mi vuole sposare. E ho avuto, quando ho visto, come si chiama? Povere creature, Sì. mi sono rivista tanto in Bella Baxter. Non mi sono ritrovata il tizio che è finito al manicomio a causa mia, però mi sono ritrovata quello che era sesso e basta. Sì, che e è più poi distaccata. Sì, esatto, ma non ero nemmeno distaccata, semplicemente stavo ai patti, cioè i patti erano che scopavamo e basta, perché adesso, cioè vai trovando altro, ma in realtà che non mi vuoi sposare e fare 3 figli con me, che cazzo vuoi, no?
E non l'ho mai capito questo meccanismo, ma forse è un fatto di ego che devono... Invece no, perché poi con OnlyFans ho capito, gli uomini vogliono sentirsi desiderati. Probabilmente anche un meccanismo che fa parte della nostra storia evolutiva, perché Certo. comunque il legame con il partner sessuale vero lo crei con il desiderio, col fatto di desiderarsi, più che Sì, è solo quello quello. scopare in sé, no? Certo, è quello che ti E tiene un po' forse questo agganciato. tornando alla questione poi del controllare gli istinti, no? In una coppia aperta. A volte una lussuria può avere un trasporto enorme Ma tu a che è volte... molto più forte può sembrare molto più forte dell'amore, che forse poi l'amore diventa, dato che diventi assuefatto quando stai tanto tempo con una persona, e poi forse quel trasporto gigante lo senti solo in momenti di separazione, no? Che stai male ma non senti quell'adrenalina tipica della lussuria. Però la lussuria così come viene molto forte se ne va Mhm. velocemente, subito. E a volte le persone giustamente si confondono perché non capiscono più niente, magari per questo ecco finiscono a sfasciare la famiglia e mettersi Sì, con la però lì segretaria tu e poi non sono hai mai infelici visto anche con la la segretaria. fedeltà come un motivo, la fedeltà che inteso nel lato La fe- sessuale come un motivo di rispetto nella coppia o un motivo di non tradimento, appunto. Non ha Cioè, nessun... cos'è il tradimento per te? Tu prima l'hai citata, hai usato la parola tradimento Sì, perché... allora per me il tradimento è tradire i valori della coppia. Quindi in quel senso in realtà mio marito, cioè, in realtà ha secondo me tradito i valori prima quando stavamo litigando, ma perché non ci stavamo capendo, no? E quindi ha a che fare in realtà con quello prima della storiella in sé, o del fatto che ecco era diventato geloso. Non c'era Certo. motivo di essere geloso, era più quel tradimento che effettivamente, cioè, farsi la storia con un altro a me non me ne frega Niente. cioè No, no, fatti è chiaro. ultimamente che vuoi, basta, non mi rompi il cazzo, a me non mi manca niente, a me che me ne Sì, frega. sì, sì. Ma questo tuo modo di vedere le cose in generale, anche quando parli un po' della situazione, ti riferisci più Allora, sai che cos'è? È che per me esplorare il mondo sessualmente è un valore di conoscenza. E come esseri... Uno dei motivi che mi ha spinto a far porno è perché il porno è ancora un campo, il sesso è un campo in qualche modo inesplorato, proprio perché siamo frenati da una morale che non ci appartiene più. Faccio un esempio col cibo, con la danza. No, la danza prima aveva una funzione per lo più sociale, poi si è separata, adesso andiamo non so, a teatro a vedere i balletti, quello non ha una funzione sociale. Il cibo è la stessa cosa, dato che il cibo scarseggia, ha ancora una funzione sociale, perché usciamo, è anche Per molto stare bella per insieme. stare insieme, eccetera. Infatti si dice non mangiamo mica insieme, no? Quando si vuole prendere Sì, stanza da come qualcuno. motivo di intimità. E il sesso sostanzialmente è la stessa cosa e ci sta, cioè se io fossi nata in un'epoca in cui non c'erano i test, non c'era la pillola, probabilmente mi sarei fatta suora. Sarebbe stato un... O sarei morta vergine, ma di certo non mi esponevo a malattie sessualmente trasmissibili, gravidanze, cose varie, non avrei mai fatto questo mestiere. Faccio questo mestiere perché vivo in un'epoca in cui è razionale farlo, altrimenti non lo farei. Trovassi un'altra epoca non farei questo mestiere. Questo è un in punto un'epoca di vista passata. interessante. Cioè, già negli anni 70 non l'avrei fatto. Perché negli anni 70 tutta un'altra cosa. non c'erano le precauzioni che ci sono Sì, adesso. avevi troppi... Cioè, se mettevi C'erano le cose sulla troppi- bilancia non ne era valeva la troppo pena, no, sbilanciato. no. E infatti Ma- era un mondo poi completamente... negli anni 70 era più Diverso. vicino a Boogie Nights come mondo, no? Il mondo nostro, Certo. tutto ipercontrollati tra documenti, test, No, adesso anzi eccetera. da come l'hai raccontato tu, esatto, insomma, è super controllato, è super protetto da tante, Anzi, da le tante persone, cose. diciamo, normali dovrebbero imparare a fare i test per malattie sessualmente trasmissibili come li facciamo Questo è verissimo. noi, dovrebbe diventare un'abitudine Chiaro. per tutti. Nel momento in cui cambi partner o cominci una relazione, di fare il test, perché comunque il preservativo non ti protegge da tutto e poi si può sempre rompere. La maggior parte delle persone non fa così tanto sesso occasionale, ma per lo più No, ha perché dei poi partner vedi, per un periodo. parlarne poi fa uscire anche questi discorsi Sì. che poi sono anche utili Sì. e che spesso invece pur di non parlare di quel tema non si parla di una cosa che la gente Sì, vive perché tutti i giorni. c'è sempre questa idea di vergognarsi. Le malattie non ci si dovrebbe vergognare perché, vabbè, ovviamente se adotti comportamenti immorali,
Certo. Cioè, un po' è Un'altra colpa cosa. tua, cioè ecco, se fai sesso con 100 persone senza precauzioni un è altro anche colpa discorso. tua, però stiamo parlando per esempio di malattie che ti possono, cioè magari hai un sistema immunitario fortissimo, non ti piglia niente, l'altra persona fa sesso con 2 persone col preservativo e boom, si becca la Tu clamidia in hai gola. visto quella ragazza che aveva fatto quelle reality su Rai 2, quella del collegio, che è una Ah ragazza sì, giovane, la Maria Sofia. che poi ha fatto, che anche lei voleva fare qualcosa con Rocco, eccetera. Cosa ne pensi di questa cosa? Ma noi c'è stato all'inizio, cioè l'ho insultata per tutta la storia del padre, che l'ho Ah, è trovato vero. molto, molto triste. Cos'è che avevi Ehm, trovato triste? Beh, il fatto che lei poi alla fine non ha fatto nulla lì all'accademia perché il padre non voleva, cioè il padre aveva chiamato Rocco, ti prego, non farla girare, eccetera. Quello l'ho trovato molto triste, l'ho trovato un'offesa soprattutto alla volontà della donna in generale. Cioè, una donna maggiorenne, è vero che sembra una ragazzina bambina. fisicamente, però è una donna maggiorenne, deve poter essere libera di fare quello che vuole. E invece abbiamo il padre, cioè oggi si parla di antipatriarcato, le persone si scandalizzano per tante cose, per quello no, perché? Perché in realtà poi le femministe sono sotto un po' tutte antiporno. Parlano di libera scelta, ma un po' su queste cose poi non ti difende sostanzialmente nessuno, anzi gli hanno remato contro, cioè quindi da un lato la stavo insultando, però da un lato la volevo aiutare, infatti poi ci siamo Sentite. trovate, su certi aspetti in effetti la trovo un'alleata. Mm. Però non fa, cioè mi pare che non sia interessato a una carriera porno vera e Ma propria, infatti ma poi più io all'attivismo. non la conosco, però vedendola da fuori l'impressione non è quella legata ad esempio al percorso che hai fatto tu, ma solo di un escamotage la un trovo comunque una po'... ragazza intelligente, brava ad attirare l'attenzione. più quello a me è sembrato. Sì, non c'entra con me, ripeto, per me è un'alleata a livello morale, Mhm. nel senso che sembra una persona intelligente con cui poter dialogare, però non è una pornoattrice, Certo, è insomma. un'altra cosa. Però questo una fenomeno, content questo creator. periodo ha creato molte figure così, no? Ma magari ce ne fossero di più come Maria Sofia. Ah sì? Sì, perché comunque Ah. lei cioè, ripeto, è intelligente. Ok. Cioè fanno anche bene alla causa, secondo Certo. me. Alla fine è questo, se io dico anche alle mie amiche che non sono promiscue, dico, l'importante, cioè non è cosa fai, ma è quello che dici. Cioè tu vai in giro a dire che vai da tuo padre, diciamo, mi sono preso 100 cazzi quest'anno, pure che non è vero, ma Però- semplicemente per finalmente sdoganare la libertà della sessualità femminile, perché se lo fa un uomo, Mm. cioè Ma se- sì, perché il padre al figlio, se il figlio va dal padre e dice mi sono fatta 100 fighe, lui dice bravo a papà. questa è una grande verità. Se invece lo fa la donna, dice ma cosa fai, brutta troia, ti rovini, poi non ti sposa nessuno, eccetera. Questa è una grande verità E di questo è questi sempre tempi da sempre. uno dei motivi per cui faccio porno, cioè ancora sai l'idea della chiave, della Della serratura. serratura che Infatti apre. quando mi dico guarda, la mia festa è un tempio aperto. Ah. Quindi la chiave la butti così non vale niente, non ci faccio proprio niente con la tua chiave. Non ha un... Non ho nulla da aprire perché la mia è un tempio aperto. beh. Chiunque è benvenuto. Beh, chiunque no, credo che anche tu abbia... Beh, per Poi forza, c'è perché nell'ottica di una persona, no, che ti incontra il pensiero di dire vabbè, io questa me la faccio perché tanto fai film porno. Ti è mai capitato? Allora, tornando al discorso, prima mi hai chiesto se gli uomini hanno paura di me. Sì, e per questo cioè io vorrei darla a tutti, Mm. però a parte il fatto che non ho il tempo, Beh, ci vuole non ho comunque... le energie, c'è il problema delle malattie sessualmente trasmissibili, Diciamo- mi sono rotta il cazzo perché io vorrei divertirmi e scopare e invece finisco per fare la psicologa per lo più. E l'ho fatto volentieri fin quando non avevo bisogno io dello psicologo, diciamo. Adesso che ho un po' di cose da fare, sono stressata, Sì. eccetera, Ti sei anche no, portata, grazie. Cioè, da quando sostanzialmente faccio l'imprenditrice, sono Sì, più che si sono stressata. create altre situazioni Sì, di quando stress. avevo 20 anni e l'unica cosa che facevo era girare per le produzioni, giravo il mondo, mangiavo in giro per ristoranti con mio marito, l'alta cucina, giravo porno, viaggiavo, ero tutta contenta, cioè sì, l'ho data
l'ho data a caso e mi ha anche insegnato tante C'è una cose. volta veramente strana in cui ti sei ritrovata a fare sesso, non per lavoro. Cosa intendi per strano? No, chiaramente il mio strano probabilmente è diverso dal tuo, però non lo so, su un aereo, in qualche contesto particolare. Allora, una volta ero a Venezia per girare un film, ero tipo pronta alle 9 di mattina e dicono no, guarda, giriamo un'altra scena prima della tua, ci vediamo stasera. Quindi me ne vado in giro per Venezia, scrivo a un mio fan lì della zona, faccio un popino, ci andiamo a mangiare un gelato, facciamo una passeggiata e torno lì alle 9 di sera. Capito questa cosa? Però non è strano, boh. Ah no, però non era previsto sicuramente, però ti andava, era come andare a prendere il gelato sostanzialmente. Sì, cioè, Non era una cosa... Mi aspettavo qualcosa di più esotico. sì, infatti nulla di Alla che. fine- Non lo so, strano. No, dico, insomma, mi è venuto in mente l'aereo perché è uno di quei posti dove uno... No, l'aereo per me è antisesso. Sì, Ho fatto le mezze cose su un cesnino con mio marito, però no, No. Cioè, sull'aereo di linea no. E invece hai mai convinto qualcuno, cioè, oppure no, scusami, ma c'è qualcuno che tu ogni tanto magari ti è capitato di vedere e dici no, tu dovresti fare porno e sei riuscita anche a convincerlo o ci sono... No, non ho mai fatto questo proprio perché so com'è questo lavoro e devi essere 100% convinto. Quindi se non lo vuoi tu, prima di tutto, anzi in genere quando me lo chiedono io cerco, non di sconsigliarli, però li metto sull'attenti, in guardia, li ok. metto in guardia, proprio perché hai questo, oddio forse per i ragazzi no, cioè il ragazzo può anche fare l'esperienza porno, poi non ha grossi problemi, forse è più la ragazza. Mhm. E sì, se non sono al 100% convinti, no. Meglio evitare. E per personaggi... Magari gliel'ho detto perché vedevo che allora, spesso le persone quando si approcciano a me fanno i finti aperti di mente, Mhm. quindi si propongono come le persone che non sono. Allora magari mi è capitato di dire ma scusa, per allora perché non lo fai? Quello sì, Mm. però mai proprio a impegnarmi Sì, per sì, da trascinarli convincere. nel settore. Per chiudere, prima abbiamo parlato insomma di come sei cresciuta tu, di tua mamma e tutto quanto, e tua mamma come ha vissuto poi tutto da quel momento in poi di quando hai deciso? Ma allora, io con la mia famiglia ho proprio chiuso, non li vedo da più di 10 anni. Proprio forse. vedere. Sì, però anche per altre cose. Infatti poi col tempo mi sono convinta che forse, mia madre cioè, magari ha dei problemi mentali, cioè, poi guardando indietro certe esperienze e ahimè ho dovuto chiudere anche per questa cosa anche con le altre persone della famiglia. Però allo stesso tempo poi mi ha dato la libertà, ecco, di fare il cazzo che mi pare. Cioè, questo perché lei Cioè, per comunque esempio- ha sofferto tanto questa tua scelta? Oh, ma ahimè, poverina, ha sofferto per tante altre cose. Adesso non sto a raccontare perché comunque è la sua vita e non la Certo. mia, quindi non mi metto Però a se spiattellarla in pubblico così. Anche poi perché Certo. non ci parlo più, quindi. Il fatto è questo, è che io avevo proprio bisogno, cioè, a volte pure in interviste americane, dico faccio porno per fare un dispetto a mia nonna. Cioè, ecco, se magari avessi avuto un legame forte con i miei, ma non credo, perché dato che sono una appicciafuoco, mi sarei per forza ribellata a quella cultura. E sarebbe stato ovviamente bello avere una famiglia invece alle mie spalle che mi avesse supportato. Che ha tipo, non so se non sbaglio la smera, ho delle colleghe che hanno i genitori che capiscono e apprezzano e le supportano. Io non ho avuto questa, da un lato non ho avuto questa fortuna, però dall'altro ho avuto la fortuna. Secondo me la cosa più bella è ritrovarti solo e dover ricostruire la tua vita da zero. Se hai la forza di farlo è bellissimo, vinto. perché come se diventi un capitano su una nave, hai tutto il mondo a disposizione e puoi andare ovunque, no? Hai il mondo sotto i tuoi piedi. È stata un po' questa, ho sofferto tanto all'inizio, però poi ho avuto questa sensazione, in un certo senso, da questo punto di vista mi sento quasi un po', non ti voglio dire onnipotente, però non so, invincibile. Cavolo.
Sicuramente insomma è un percorso di un certo tipo, ci vuole anche un certo carattere per affrontarlo. Sì, ho la fortuna che non me ne frega veramente niente Beh, questo di è quello che incredibile, cioè non è pensano incredibile no, però ad gli esempio altri. su tua mamma non ti è mai venuta voglia di dire, boh, chissà cosa pensa adesso, come... Non me ne frega niente. Cioè, magari a volte mi chiedo chissà come sta, no? Mm. Cioè, se sta bene, se ha problemi, eccetera. Però dato la nostra storia, non... Cioè, lei ne è fregato nulla di come stavo io. Cioè, perché poi in realtà diventa questo. Nel momento in cui un genitore non... Allora, un conto è che sia preoccupato, no? Dice, io so che tu fai questa cosa e tu non hai il carattere per farla, o comunque ho paura di una cosa che non conosco e quindi ho paura per mio figlio, che possa essere qualsiasi cosa. Cioè, io avrei più paura, ma mi faccio un po' più paura se magari fa uno sport, proprio perché nello sport ci si fa male a livelli professionistici. È paura più di altre cose. A volte mi chiedono, ma se avessi una figlia, sì, se vuole fare porno per me lo può fare, l'ho fatto io, no, altrimenti non lo farei. No, tra l'altro, se non sbaglio, poi non so, tu hai perso il papà che eri giovane, che eri Sì, piccolina, sì. e questa cosa secondo te ha minimamente inciso su quello che è stato il tuo percorso? Allora, io me lo chiedo, ho anche indagato, per esempio, se leggi Psicologia evoluzionistica di David Buss, pare che le ragazzine che crescono in maniera più indipendente siano poi anche sessualmente più libere. Ovviamente questi sono ricerche così, non è che... È scritto, è scientifico. Sì, cioè, no, è scientifico perché sono studi scientifici, però sono ricerche così, non è che c'è il bollino, no? Certo. Non è come un batterio che lo vedi, sta là. Quindi, io ripeto, è che ogni cosa, si tende a vedere cose solo come negative o positive, invece secondo me ogni cosa, un po' come la mia misantropia, da un lato, ecco, arrivare sul set con 100 persone mi stressava, però da un l'altro mi rende un po' intoccabile il giudizio degli altri, devo avere veramente stima di qualcuno per fregarmene di cosa pensa. E poi magari posso avere stima di qualcuno per una cosa, però se penso che sia impreparato su quello che faccio io, se non ho mai fatto una riflessione sul sesso, sull'amore, sul porno, quello che dice per me non vale niente. A meno che poi non dica una cosa interessante. Cioè Io ti ringrazio un casino, Valentina Nappi, per essere passata dal basement. Non lo so, mi piaceva l'interezza del tuo, che non è il tuo nome d'arte, ma è... No, il mio nome è vero, sì. È il tuo nome vero, no? Sì, Da sempre deciso per subito. la nonna. Ah, era sempre legato a quella. Sì. No, la cosa solo che non ti ho chiesto era sull'America, nel senso, tutto quello che tu hai detto vale anche per il pensiero che c'è in America rispetto a il porno, la sessualità, eccetera, o l'hai trovato allora lì un terreno ancora più... su certi aspetti è ancora peggio, Sì. perché ho la sensazione che in Italia si tende a parlare più di valori, cioè se ne discute, diciamo questa cosa è giusta e sbagliata nel dibattito pubblico, invece lì c'è l'idea che ognuno fa quello che vuole, oppure i valori sono quelli, ecco, di Exodus Cry, quindi Okay, cioè, troppo alcuni estremi, dico. sì, esatto, sì, ognuno fa quello che vuole, ovviamente non va bene, cioè io non sono per la liberazione degli istinti, sono per il controllo degli istinti. Il lavoro che io faccio ha a che fare, se io arrivo sul set che non sono arrapata, devo arraparmi, sono assolutamente per il controllo degli istinti. E il matrimonio in realtà è la stessa cosa, sono le sere in cui magari te non ti tira tanto, però lo fai lo stesso perché stai con la persona che ami, non so, che possa essere il sesso, andare a buttare la spazzatura, rifare il letto, no? Qualsiasi cosa, la voglia te la fai venire. E questo è, per esempio, anche la vita sociale. Io, ecco, se dovessi seguire banalmente i miei istinti, probabilmente finito il lavoro mi chiudo in casa, non faccio più niente. Ti forzi ogni tanto perché sai non è che mi forzo, è che sono due parti del cervello, cioè quella razionale e quella irrazionale, e quella irrazionale ha a che fare con i tuoi istinti basici che però non sono necessariamente quelli che ti portano alla felicità, quindi tu devi metterci la razionalità ed è grazie a quella che poi impari ad essere felice. E sono cose che magari pure sul set, no? Anche sessualmente, che non ho mai pensato di fare, o così a primo impatto non potevano non piacermi.
e poi scopri che in realtà ti piacciono. Questo può essere anche, non so, la musica classica. La maggior Sì, parte sì, delle può persone succedere un sacco di cose. pensano che parla la musica classica, poi però se cominci ad ascoltarla, a capirla, poi magari cominci ad apprezzarla. Sì. Si E tratta- questo è un altro punto di vista interessante, perché insomma grazie per questa chiacchierata, perché sono venuti fuori tanti punti di vista che secondo me stravolgono un po' il modo di vedere delle persone. Cioè io stesso ho trovato, come dire, spunti anche perché, per quanto poi le persone alla fine possano sembrare anche diverse, però ci sono sempre insomma, dei punti che Certo, ci sì. collegano, in cui Certo, ci si sì. può riconoscere, quindi grazie davvero anche per la sincerità. In A bocca te. al lupo con Pensati Sexy, che sia il primo anche di una serie. Tanto abbiamo detto che adesso comunque puoi farle anche delle altre avventure. Sì, adesso posso di farle altro perché genere. tutti sanno che sono Troia, quindi Ecco, quindi quello è stato accertato, adesso vediamo il resto. Sì, esatto. E poi il sogno è che quando sarai anziana comunque continuerai. Esatto, E sì. ci rivediamo Le qua per gangbang, un'altra modella. sì, Non finiscono mai. Entrambi vecchi. Grazie davvero, Valentina Nappi è passata dal basement.